se preferisci il gelato. No, Ma se vuoi il gelato o se preferisci no, questo? tu devi parlare, iniziare No, tu sei l'ospite, no. Tu mi devi passare. No, sì. Poi mi passa la parola per il signore. Tu sei padrone, Va bene. tu sei padrone di casa. Allora, controlliamo di aver chiuso il chiudendo. Sì, perfetto, è chiuso perché uno streaming aperto non è divertente. Boh. Bene. Adesso ci siamo. La sala continua a riempirsi, ma adesso cominciamo. Siamo anche in streaming, quindi è bene sforzarsi di mantenere i tempi. Buongiorno a tutti, benvenuti. Abbiamo un evento molto importante oggi, è il secondo convegno nazionale che l'Ordine del Veneto ospita. Abbiamo il Presidente del Consiglio nazionale Fulvio Giardina qui, che dimostra anche il respiro di questo evento. Abbiamo l'Istituto Superiore di Sanità, poi i vari relatori verranno presentati, sono in scaletta. Io l'introduzione, appunto per il respiro nazionale che ha questo evento e per la densità del programma, la terrò al minimo indispensabile. Il minimo indispensabile che è, oltre ai saluti, rimarcare l'importanza di questi eventi e l'importanza di fare eventi tecnici ma di alto contenuto anche sociale, perché l'impatto della patologia di cui si parla oggi, della depressione postpartum, e l'impatto dell'intervento, della prevenzione, sono fortemente sociali. La nostra professione oggi deve ricordarsi ogni giorno e rinforzarsi nella consapevolezza di avere un valore sociale importantissimo. Più noi ne discutiamo, più approfondiamo la questione, più riusciamo a migliorare e a capire quello che possiamo fare, ad essere consapevoli del nostro valore reale e anche potenziale, che è pure maggiore, più riusciremo ad avere anche un'interlocuzione con gli stakeholder istituzionali, che alla fine poi decidono che cosa si fa e che cosa non si fa. Più noi riusciremo ad avere un impatto sulla popolazione, che deve aumentare il suo grado di fiducia nella psicologia. Questi sono discorsi che io tendo a fare in questi casi, ma non mi stanco di farli perché sono fondamentali. È questo il tipo di discorso che oggi ci serve da parte dell'ente ordine degli psicologi, perché l'ordine deve anche trovare una collocazione professionale agli psicologi. Seguirà tutto il giorno invece il contenuto tecnico. La depressione postpartum, la depressione in generale, non solo questa specificatamente, hanno un impatto sociale, un impatto economico, un impatto relazionale per le persone fortissimo. La buona notizia è che oggi la professione psicologica ha degli strumenti per prevenire, ha degli strumenti per intervenire, ha degli strumenti per supportare nel decorso successivo. E questo noi dobbiamo farlo presente. Essere consapevoli dell'importanza della nostra professione e dell'impatto sociale ci permetterà anche di rinforzarci e di essere sempre più tenaci nel farlo, perché fare una professione che è importante per il guadagno individuale, non credo che esistano professioni solo importanti a livello di guadagno individuale, ma comunque è importante. Ma una professione come la nostra, con un impatto forte come il nostro, deve non solo riempirci d'orgoglio, ma rinforzarci nel lavorare ancora più forte e nel far sentire la nostra voce ancora più forte presso le istituzioni, perché riconoscano quella che non è solo la nostra professione, ma è anche una mission sociale che può veramente avere dei riscontri e dei risultati importantissimi. Quindi oggi stiamo tutti ben attenti, ascoltiamo con attenzione, partecipiamo, perché la formazione continua, l'approfondimento delle tematiche per noi è assolutamente fondamentale. Più siamo forti, non solo nella nostra convinzione, ma anche nei nostri contenuti, più riusciamo a fare meglio il nostro lavoro e avere un impatto sulla società. Quindi non prendo altro tempo, vi auguro un buon lavoro, sarà una grande giornata, sono felice di vedervi numerosi, la formazione non può essere ristretta a pochi
deve essere diffusa sul territorio. Siamo 9.000 quasi psicologi in Veneto, è importante che il livello sia altissimo ed è per questo che vi ringrazio di essere presenti. E adesso passo la parola a Fulvio Giardina che dà l'inizio ufficiale a questo evento. Buona giornata, buon lavoro e grazie. Bravo, grazie, buongiorno. Dopo l'introduzione brillante del caro Alessandro è sempre più difficile entrare in tema. Io sono il Presidente del Consiglio nazionale, quindi vi devo dare uno scenario nazionale di politica professionale. Io rappresento la professione sul piano, direi, politico-applicativo, non scientifico, anche se ovviamente svolgo la mia attività da troppi anni. E io ringrazio l'Ordine del Veneto perché, come diceva il Presidente, è il secondo grande evento in ambito sanitario. È un ambito che probabilmente abbiamo in passato ipervalutato e poi sottovalutato e che invece oggi dobbiamo affrontare per, come dire, le strategie che ci debbono vedere coinvolti. Voi sapete che nel nuovo patto della salute che il Ministro Lorenzin ha voluto per gli anni 2014-2016, per 3 anni, che prevede circa 340 miliardi che vengono immessi nel mondo della sanità pubblica e privata. Ecco, l'elemento chiave di questo patto è la parola umanizzazione, che ovviamente non va letta nel termine paradossale dell'animalizzazione, non è che prima ci fosse un'attenzione verso gli animali. L'umanizzazione è intesa in quanto si mette al centro dell'attenzione del sanitario l'individuo nella sua globalità e complessità, cioè l'individuo, la sua rete relazionale, i suoi effetti, i suoi progetti di vita e la sua costruzione e viene messa al centro di questo grande sistema delle tutele. Voi mi direte, ma è stato sempre così? È vero, ma lo era su un piano prettamente, come dire, ideale, se non ideologico. Oggi viene messo in termini concreti, cioè questa parola umanizzazione si trasforma in azioni, o meglio, si dovrebbe trasformare in azioni concrete che prevedono che l'individuo che in maniera particolare viene coinvolto in aree critiche del servizio sanitario, quindi i cittadini che hanno problemi specifici, debbono sapere che la gestione sarà globale, complessiva. Quando in famiglia si ha un grave problema, è tutta la famiglia che ne risente, direi tutto il contesto sociale, non è più la singola persona che è portatore di un malessere. La vita si prolunga in maniera ormai rilevante, tutti abbiamo problemi con la gestione dell'anziano che ha problematico e quindi in questo senso l'umanizzazione dovrebbe consentire una, come dire, incisività maggiore. Quello che stiamo notando è che in questi ultimi anni la sanità si è tecnologizzata in maniera complessa. Cioè ormai la strumentazione che è diagnostica di 20 anni fa, oggi non dico che è obsoleta, è proprio da museo, cioè viene vista nei musei della sanità. C'è un'evoluzione continua, enorme, col rischio chiaramente di frammentare ulteriormente il bisogno dell'individuo. E l'individuo stesso a volte legge il suo bisogno in termini frammentari, quasi quasi come se ci fosse per ogni micro sofferenza una micro specializzazione. Perché vi dico questo? Perché stiamo assistendo, e la settimana prossima avrò un incontro al Ministero della Salute con la direzione generale che si occupa delle professioni sanitarie, stiamo assistendo a una trasformazione anche, come dire, politica delle professioni sanitarie. È in discussione la proposta di legge che tutti coloro che svolgono un'attività a qualunque titolo nel mondo sanitario abbiano un ordine professionale di riferimento. Quindi saranno ordini macro che gestiranno albi micro, cioè qualunque persona, qualunque individuo svolga una piccola attività, dovrebbe, secondo questa logica, essere incamerato nella gestione ordinista. Io non voglio entrare nel merito. Sapete, gli ordini professionali sono un retaggio del passato che sostanzialmente solo in Italia hanno questa connotazione, ma di fatto svolgono una grande azione di tutela del consumatore. Cioè il consumatore sa che il prodotto offerto da un professionista iscritto in ordine è un prodotto garantito dalla legge. Poi può essere più o meno bravo il professionista, ma sa perfettamente che le competenze sono competenze, come può dire, codificate.
in un mercato libero dobbiamo far sì che il consumatore abbia sempre più tutele. Ripeto, questa gestione degli ordini è complessa, perché se noi adesso abbiamo qualche piccolo problema nella invasione di campo reciproca fra noi, medici, logopedisti, educatori e così via, quando avremo gli ordini codificati saranno invasioni di campo molto più pesanti, perché è chiaro che il logopedista troverà un elemento critico per definire un rapporto conflittuale con lo psicologo, con l'educatore. Cioè non vorrei che i nostri tribunali fossero invasi da piccole ma numerosissime vertenze di esercizi abusivi di professione. Non so se sono stato chiaro. Questo è uno scenario chiaramente dobbiamo noi governare e pilotare. Noi siamo fra le professioni sanitarie storiche, ormai storiche perché sono più di 25 anni che esistiamo, e nell'ambito della sanità siamo, come dire, la professione più rappresentata dopo quella medica, ovviamente. Uno dei problemi che affrontiamo quotidianamente, ma da Padova direi dalle Alpi alle Piramidi, no? Da Padova alla Sicilia, è la difficoltà a dare una valenza formale alla diagnosi psicologica. Questo è un problema, come dire, che stiamo cercando di elaborare anche su un piano prettamente formale. La nostra legge, sapete, l'articolo 1 dà allo psicologo la competenza diagnostica. È sottointeso, ce lo dice una sentenza della Cassazione, che la competenza diagnostica al suo interno assommi anche altre due competenze. Da una parte l'anamnesi, perché per fare diagnosi devi poter chiedere alla gente ma come stai? E dall'altro lato la prognosi, devi dire se ti dico che stai male, in quanto tempo presumo che tu potrai migliorare. Ecco, questo è il quadro che dovrebbe dare allo psicologo con certezza questi aspetti. Ed è paradossale perché in ambito giudiziario voi sapete come la diagnosi psicologica viene presa in considerazione, cioè il giudice condanna sia penale che civile per una diagnosi che fa lo psicologo. Vedete il potere diagnostico che ha il professionista, il potere di poter sintetizzare con due parole una condizione dell'esistenza. È un potere grosso. Probabilmente noi siamo poco allenati alla gestione di questo potere, ma è un potere, il potere della professione, potere tra virgolette chiaramente, no? Ecco, questo è un aspetto importante perché in ambito giudiziario quindi non c'è alcun dubbio che il giudice e che esso sia penale o civile ne tiene conto. In ambito sanitario c'è una complessità e una gerarchia che a volte mette in secondo piano l'utente, come se l'utente non ci fosse questa, come dire, bramosia di frammentarlo per vedere qual è la competenza, è competenza mia e competenza tua. La depressione postpartum è una di quelle sofferenze di cui forse se ne parla poco perché intacca. Devo finire? No, sto finendo. Intacca, come dire, la visione romantica della maternità, cioè entra in un'atmosfera che è un'atmosfera pericolosa, cioè trasforma un evento indubbiamente positivo in un evento problematico. Per cui parlavamo ieri con le colleghe a cena che se ne occupano brillantemente, che è un problema che come dire, va affrontato perché almeno io sono siciliano, in Sicilia difficilmente la donna si rivolge al servizio pubblico per paura che la sofferenza possa essere letta in termini negativi e quindi con l'ipotesi di che il bambino possa essere tolto, ipotesi di come dire, conflitto con la suocera, la famiglia, perché chiaramente è difficile comprendere per chi non è esperto il passaggio repentino dalla gioia alla indifferenza. È un problema molto serio e su questo argomento, colleghi, non credo che ci sia da, come dire, frammentare se competenza psichiatrica, psicologica. È una donna, è un cittadino italiano che pone seriamente pone i suoi problemi affinché vengano attenzionati nel migliore dei modi. La parte diagnostica ovviamente deve avere un riscontro, diciamo, tra virgolette medico-legale, che vuol dire che se io faccio la diagnosi poi qualcuno deve poterla pesare, cioè se questa persona, in questo caso la donna
una donna che manifesta questa sofferenza, ma chiunque manifesti un problema, è chiaro che dobbiamo ipotizzare poi un percorso di intervento in ambito lavorativo, per esempio, oltre che in ambito sanitario, in ambito prestazionale. Ecco, questo è un percorso attualmente in cui come dire, non c'è molta chiarezza, come vi dicevo. Ci stiamo lavorando e noi ci auguriamo che in tempi brevi si possa arrivare ad una condivisione con le altre professioni sanitarie che sono i nostri, come dire, con cui collaboriamo, i medici soprattutto, si possa trovare un'intesa logica. Io so perfettamente che in molte strutture sanitarie l'autonomia dello psicologo non è ben chiara e ben netta, perché mi arrivano telefonate, email di colleghi che si lamentano una non autonomia, nel senso che quando poi il collega produce la sua diagnosi deve essere supportata e controfirmata dal dirigente medico. Conosco perfettamente, è chiaro che quando viene attenzionato il problema noi lo affrontiamo anche in termini legali e vinciamo, perché capite bene non ci sono come dire, aspetti normativi che possono giustificare una riduzione delle competenze psicologiche. Molto spesso non è conveniente andare in giudizio perché la cosa migliore è ascoltare, coinvolgere, cioè spiegare. Quindi questa è una fase di transizione. Su questo aspetto chiaramente è un aspetto strategico, come diceva Alessandro, perché la parte preventiva, la prevenzione indubbiamente appartiene a tutti. La prevenzione non può essere legata soltanto ad un ambito professionale. Se possiamo avere, come dire, qualche dubbio, equivoco sulla parte applicativa, perché voi sapete, lo psichiatra ci dice: quando tu fai una diagnosi, come puoi escludere che il tuo paziente non abbia una sofferenza metabolica, una sofferenza organico-fisica? Come fai ad escluderlo? Quindi in questa logica è chiaro che lo psichiatra, in quanto medico, dice: me la incamero io perché io posso certificare che, per esempio, non ci sono problemi metabolici, fisici o clinici particolari. E su questo noi stiamo lavorando affinché nelle competenze che la legge già definisce, ognuno possa affrontare in maniera autonoma le proprie competenze diagnostiche. La legge ce lo dice, cioè se noi rispettiamo la legge è chiaro che la diagnosi psicologica, nessuno si aspetta da questa diagnosi l'esclusione di patologie fisiche. Sarebbe come dire, estremamente impensabile che un cittadino dalla diagnosi psicologica si aspetta che legga a, come dire, condizioni fisiche che non ci sono. Noi parliamo di tutto ciò che è legato ai processi mentali, non mi ripeto su questo, ma è un problema comunque che stiamo affrontando in maniera delicata, non in maniera, come dire, violenta, perché io personalmente ritengo che costruire ponti è sempre meglio che distruggerli, cioè è meglio il dialogo che in conclusione vi dico che l'incontro che avremo la settimana prossima al Ministero dà tutta questa impalcatura che riguarda i nuovi ordini delle professioni sanitarie. Chiaramente io ho espunto tutti quei sostantivi e quegli aggettivi che potrebbero dare luogo ad equivoci qualora il professionista fosse autorizzato. Parlare di sviluppo, parlare di equilibrio cognitivo, sono argomenti psicologici, cioè si richiede una competenza ben specifica. Cioè, io credo che, con tutto il rispetto per il logopedista, che abbia una conoscenza tecnica legata a alcuni aspetti legati al linguaggio, ma sicuramente tutto ciò che è lo sviluppo affettivo, relazionale e cognitivo del bambino o dell'individuo è una competenza chiaramente psicologica, perché è un processo dinamico che copre a 360 gradi un lungo percorso di vita, non può essere legato ad una competenza e il logopedista invece vorrebbe, ecco, a me, ripeto, i conflitti mi piacciono poco, mi piacciono le soluzioni. Chiudo, scusatemi se mi sono prolungato, ma del resto è giusto che vi dessi queste informazioni, questo percorso, quindi non meravigliamoci se fra 6-7 mesi troveremo l'ordine dei logopedisti o l'ordine degli educatori psichiatrici o l'ordine che potrebbe andare in conflitto. È un percorso che si sta facendo.
non è detto che vada a conclusione, perché ovviamente vi sono delle illogicità istituzionali. Cioè, a tutto questo a che serve? Dicevano i latini, ma a cosa giova tutto questo? Cioè, tutela l'utente oppure no? Si deve creare una lobby in più, quindi c'è una discussione anche di tipo politico per vedere se questa legge, c'è una bozza che ha senso, però in questo momento il percorso si sta andando avanti. Ovviamente nella legge è prescritto che fatte salve tutte le prestazioni professionali erogate dalle professioni sanitarie regolamentate, c'è tutto lì. Però chiudo richiamandovi avete letto qualche mese fa la leggera polemica fra il collegio professionale degli infermieri e l'ordine dei medici. Avete letto che l'infermiere professionale, ripeto, che ha una formazione completa triennale e magistrale, ha chiesto ed avrà la possibilità di poter prescrivere farmaci, anche farmaci di prima fascia, e come è stato risposto, cioè alla fine arriveranno a farlo, ma già ci sono infermieri che lo fanno, gli infermieri che sono a bordo delle navi della Marina Militare, per esempio, prescrivono i farmaci perché non c'è il medico, se il marinaio sta male non è che può fare la teleconferenza per sapere cosa dare. Quindi c'è una evoluzione in questo senso. Abbiamo avuto una sentenza qualche mese fa che la Corte di Cassazione ha determinato che non è in quanto medico che tu puoi essere responsabile di una struttura, ma in quanto professionista competente. Se vi ricordate, fino adesso il direttore sanitario di una struttura che offre un servizio di riabilitazione deve essere necessariamente medico. Probabilmente questo apre anche spazi a competenze psicologiche. Lo scenario futuro può anche prevedere una organizzazione come dire, sanitaria, la cui responsabilità piena sia affidata allo psicologo, nel momento in cui le prestazioni sono tipicamente legate alla professione di psicologo. C'è tutto questo per dirvi che c'è una evoluzione, quindi è importante oggi essere uniti, l'identità professionale, capire che la grande famiglia è una famiglia di 100.000 colleghi in Italia, che tutti svolgono con entusiasmo il loro lavoro, le competenze, bisogna lavorare sulle competenze, ben vengano questi seminari perché ci fanno ragionare, e trovare le grandi intese, trovare tutto ciò che ci unisce e non quello invece che ci separa. Io vi auguro un buon lavoro, vi ringrazio, sono molto contento di essere qui anche perché l'ospitalità padovana è eccezionale e l'eleganza e gli affetti sono superiori a quelli siciliani, ve lo posso dire. Vi auguro un buon lavoro e ho chiuso il mio intervento. Scusate se sono stato lungo, ma se non vi racconto un pochettino di cose, i soli saluti non sarebbe stato logico. Grazie e buon lavoro. Fulvio, io a nome di tutta la comunità professionale qui del Veneto ti ringrazio di essere venuto e di averci fatto un discorso di respiro nazionale che anche io faccio molta fatica a fare. Siamo pienamente allineati anche quando non ci sentiamo sulle singole cose. Al convegno sullo psicologo del territorio, chi c'era o chi l'ha visto può rivederlo ancora in video, io ho prospettato un circolo che veda lo psicologo territoriale a una base, una selva di psicologi e psicoterapeuti e al termine i centri specialistici di psicologia con appunto anche il dirigente, il direttore sanitario psicologo, che è una cosa su cui stiamo ragionando in regione. Non ci eravamo sentiti, cioè ci siamo sentiti, ci siamo parlati, ma non sapevi di questo convegno, quindi proprio siamo sempre allineati. E come ultima cosa, oltre al ringraziamento per essere venuto qui e per aver fatto un discorso di tale portata e di tale importanza, ti ringrazio anche per tutto quello che stai facendo a livello nazionale, perché devo dire che il CNOP e gli ordini, tutti in Italia, tutti gli ordini senza distinzione, mi pare veramente di vedere che abbiano cambiato marcia, e credo sia questo che di oggi la professione ha bisogno. Fulvio, ti ringrazio. Bacetto, grazie. Bene. Allora, olè. Io direi abbiamo le tempistiche sono quelle dei tempi dello streaming. La professoressa Pazzaglia era schedulata per quest'ora.
tempo della strada, magari nel frattempo anticipiamo e cominciamo con le relazioni, giusto per non avere un buco in streaming, e quindi sono molto anche qua onorato, e credo sia una cosa importante per noi, di poter presentare Antonella Bozzaotra, il presidente dell'Ordine degli Psicologi della Campania, nonché coordinatrice della commissione del CNOP, che si sta occupando, tra le varie cose, anche degli atti tipici, quindi una importantissima testimonianza che sempre a livello nazionale portiamo in Veneto. Antonella, gelato, microfonino, seduta, in piedi, come vuoi. Seduta. Abbiamo tutto, e allora ti accendo questo, guarda che bello. Chi è? Antonella? Sì. L'ho appena fatto. Agli altri. Antonella Bozzaotra, ripresento. Antonella Bozzaotra. Vai, cara. Bene. Allora, grazie ai colleghi dell'Ordine del Veneto di avermi invitata a portare questa, diciamo, un po' una relazione, un po' il lavoro svolto nell'ambito della Commissione Atti Tipici, che sto coordinando da circa un anno, da quando si è insediato il nuovo Consiglio nazionale. Io cercherò in questo intervento di oggi di mettere a fuoco alcuni temi che mi sono particolarmente a cuore rispetto diciamo, agli argomenti trattati nel convegno, e che riguardano soprattutto, e mi concentrerò soprattutto sugli aspetti della diagnosi psicologica. La diagnosi come un intervento tipico e un atto specifico dello psicologo. Come Commissione Atti Tipici, scusate, tolgo questa giacca perché fa abbastanza caldo, come Commissione Atti Tipici del CNOP, ci stiamo concentrando il nostro lavoro in particolare sulla relazione dell'atto tipico dello psicologo nel contesto di intervento, e quindi sulla relazione che c'è della specificità dell'atto nell'intervento del contesto, e quindi della relazione che c'è tra atto tipico e contesto. È una diciamo, posizione abbastanza complessa quella che stiamo esplorando in questo periodo, e innanzitutto quest'anno ci occuperemo prevalentemente dell'aspetto diagnostico, su cui in effetti è stato molto interessante. È successa questa cosa molto interessante, che mentre noi eravamo in commissione e stavamo lavorando a mettere a punto, a fuoco degli argomenti, è venuta la domanda di Gina Barbarano a proposito appunto della diagnosi nella depressione postpartum. Quindi come commissione ci siamo concentrati un po' su quest'idea della diagnosi come atto specifico di intervento in un contesto, e quelle le suggestioni, le considerazioni che vi darò oggi scaturiscono un po' da quello che è stato il lavoro della Commissione proprio su questo argomento. Mentre prima parlavano il Presidente nazionale e il Presidente del Veneto, io pensavo a un aspetto importante, no? a come questo lavoro che stiamo svolgendo di politici della professione ci interroga nella nostra pratica professionale, perché in qualche modo, soprattutto, noi continuiamo per fortuna a fare il nostro lavoro di psicologi, tenendo però un po' come la barra del timone fissa su questa idea dell'intervento
di politica professionale. E questa cosa si combina e molto spesso vengono fuori delle idee molto interessanti. E mi sembrava molto anche interessante stare in questo l'intervento dei saluti diciamo, dei politici, no? Dei presidenti, e gli interventi dei relatori, essendo io stessa però un presidente. Quindi mi sembrava che questa posizione di questo mi mettesse un po' proprio nella specificità del ruolo di psicologo, e quindi mi fa molto piacere stare in questo E da questo vi dico alcune considerazioni che sono venute fuori e che secondo me sono importanti da approfondire a proposito della diagnosi. La prima riguarda a quale domanda di salute e benessere si vuole rispondere attraverso l'atto diagnostico. In particolare, in questo caso, nella diagnosi di depressione postpartum. Non entrerò nello specifico della diagnosi postpartum perché non sono un tecnico e penso che quelli che verranno dopo di me ne parleranno in maniera più approfondita e più competente. La seconda riguarda la differenza che intercorre tra l'attività diagnostica fatta attraverso il DSM-4, il DSM-5, che è un nomenclatore di sintomi, e l'attività diagnostica che viene fatta dallo psicologo. Rispetto al primo punto, a quale domanda di salute e benessere si vuole rispondere attraverso l'atto diagnostico, va considerato che l'atto diagnostico non è separabile dagli scopi e gli obiettivi di chi pone la domanda e dalla più ampia attesa di chi pone la domanda stessa, in senso generale le condizioni che oggi definiscono lo stato di salute e di benessere ricomprese nel modello biopsicosociale. Ciò significa che il concetto di salute non si riferisce più all'assenza di malattia o patologia, ma è una condizione di benessere che riguarda l'individuo nel suo rapporto con il proprio corpo, con la propria psiche e con il proprio contesto di vita familiare e sociale. Già nel 1948 l'OMS definì la salute come stato di completo benessere fisico, sociale e psichico, e non semplice assenza di malattia o infermità. È la prima volta nel 1948 che l'OMS definisce la salute con un concetto positivo e non come la semplice assenza di malattia. Il modello biopsicosociale si propone di considerare globalmente l'individuo nella sua unità. Mira ad integrare dimensioni psicologiche, biologiche e sociali. Quindi l'approccio scientifico alla malattia iniziò così a focalizzarsi, cito da Need, a focalizzarsi in modo analitico su processi biologici e ad ignorare quelli comportamentali e psicosociali. Tutto questo è accaduto malgrado il fatto che nella loro pratica molti medici, almeno fin dall'inizio del XX secolo, ritenessero le emozioni abbastanza importanti per lo sviluppo e il decorso delle malattie. Questo per quanto riguarda la prima considerazione. Riguardo al secondo punto, la domanda riguarda la differenza che intercorre tra l'attività diagnostica fatta attraverso il DSM quarto e il DSM quinto, che è un nomenclatore di sintomi e l'attività diagnostica che viene fatta dallo psicologo. La diagnosi psicologica non è soltanto una descrizione di sintomi e vissuti applicabili ad una popolazione piuttosto omogenea, classificabile come sofferente di un determinato disturbo. Questo tipo di diagnosi può essere effettuata tramite strumenti come quelli del DSM quarto, DSM 5 e anche attraverso i test psicologici, ma non esaurisce il compito dello psicologo clinico né può essere sufficiente per impostare una psicoterapia. La diagnosi psicologica è anche ricerca e individuazione di nessi tra quegli stessi sintomi e vissuti da una parte e la storia, l'ambiente, il comportamento, le relazioni dell'individuo medesimo dall'altro. Essa è ricerca di senso, di significato coerente nell'universo dei sintomi.
in virtù di questo aggancio alla storia individuale, i vissuti, i processi mentali di interesse clinico potranno essere raccolti in grandi categorie e saranno comunque peculiari per ciascun individuo e costituire, come dire, il nocciolo della diagnosi psicologica. Esso per sua essenza, esso nocciolo, e per sua essenza ovviamente sfugge alle categorizzazioni, ovvero alla diagnosi psicopatologica medica. La diagnosi psicopatologica di disturbo di panico, ad esempio, pur comportando una precisa individuazione di disturbo e una minuziosa descrizione di sintomi, non ci dice nulla sulle problematiche psicologiche sottostanti e che possono variare enormemente da individuo a individuo, perché collegate evidentemente alla storia personale sulle quali si incentra invece la diagnosi psicologica. Un paziente potrebbe avere una paura di fondo di non riuscire a realizzare le sue aspirazioni lavorative, un altro di perdere il coniuge e così via. Taluni approcci psicoterapeutici focalizzano l'attenzione principalmente e soprattutto inizialmente sui meccanismi mentali che perpetuano il disturbo, perché più operativi, lasciando in secondo piano le tematiche più profonde. Anche questa analisi comunque differisce completamente da una diagnosi psicopatologica e non prescinde dagli aspetti relazionali ed esistenziali del soggetto. Tale processo porta lo psicoterapeuta ad aggiornare continuamente la diagnosi psicologica e ad adattarla in base ad essa, e ad adattare in base ad essa le manovre terapeutiche. La diagnosi psicologica è di specifica competenza dello psicologo. Conseguentemente, se per effettuare una psicoterapia è necessaria una diagnosi psicologica, i medici non dovrebbero, tra mille virgolette, essere autorizzati a prescrivere una psicoterapia, se non per esclusione di patologie organiche. Essi sono idonei a formalizzare una diagnosi psicopatologica che è descrittiva nel senso sopraindicato, ma non realmente operativa, in quanto le categorie del DSM-4 e del DSM-4 non sono operative, lo sono minimamente, ai fini per impostare una psicoterapia. Gli psicologi, d'altra parte, possono utilizzare le suddette categorie per fini di chiarezza e praticità. Citando Carli e Paniccia, la psicologia non ha elaborato categorie diagnostiche precise perché il suo obiettivo non è quello di correggere deficit, bensì quello di promuovere sviluppo. E lo sviluppo non parte da una diagnosi sull'altro, bensì da un pensiero sull'altro e sulla dinamica emozionale che pone problemi e difficoltà allo sviluppo stesso. L'intervento psicologico non è rivolto nella maggior parte dei casi al singolo con l'obiettivo di conseguire un cambiamento correttivo, è rivolto alla relazione tra individuo e contesto al fine di individuare le linee probabili, gli elementi più promettenti per l'utilizzazione di risorse psicologiche che consentano il perseguimento di uno sviluppo nella relazione stessa. In merito alle recenti discussioni sull'accertamento diagnostico, sembra che la diagnosi medica differenziale psicopatologica sia atto a cui devono seguire una diagnosi psicologica e una valutazione dell'idoneità al trattamento da parte dello psicologo psicoterapeuta. Alla diagnosi del medico di base mi sembra alla diagnosi del medico di base, che mi sembra sufficiente per i casi non di pertinenza psichiatrica o dello psichiatra, dovrebbe seguire la diagnosi psicologica e la valutazione di idoneità al trattamento psicoterapeutico da parte dello psicologo. Il riscontro di patologie organiche o funzionali da parte del medico non costituisce una controindicazione per un trattamento psicoterapeutico ritenuto opportuno dallo psicologo. Cito ancora alcuni studi di Carli e Paniccia. Le considerazioni fin qui fatte si basano sull'idea della psicologia quale scienza dell'intervento, una scienza quindi che fonda teorie della tecnica volte a dare una risposta alla domanda che il sistema sociale pone allo psicologo, risposte consistenti in interventi orientati a istituire una relazione con le persone, con le organizzazioni al fine del loro cambiamento. È una scienza che per utilizzare il cambiamento entro la realtà sociale utilizza la relazione come strumento dell'intervento. In tal senso, la psicologia quale scienza dell'intervento è anche una scienza della relazione.
E voglio concludere velocemente considerando il fatto che, diciamo, dando una specie di auguri a noi stessi, no? Mi piacerebbe che riuscissimo anche qui nel campo della diagnosi, come altrove, ad abbandonare una posizione di sudditanza a un modello riduzionista basato su una logica out-out, per sviluppare una posizione simmetrica volta a sviluppare un modello complesso non riduzionista e basato su una logica well-well. Vi ringrazio. Allora, grazie alla Presidente Bozzaotra per aver aperto entrando già nel merito, cioè soprattutto mettendo in luce confini e la delicatezza e la complessità dell'integrazione delle competenze fra i diversi professionisti. Con piacere che introduco ora la professoressa Francesca Pazzaglia, Presidente della Scuola di Psicologia dell'Università di Padova, per il suo saluto introduttivo. Grazie Francesca. Grazie a voi. Ecco, adesso sentite? Sì. Buongiorno a tutti, ho accolto veramente con piacere questo invito e ringrazio gli organizzatori per questo, cioè l'invito di portare il saluto mio, ma è essenzialmente il saluto della Scuola di Psicologia in questo contesto e in questo evento, secondo me molto importante e significativo. Io ovviamente non entrerò assolutamente nel merito di quello che è l'argomento, non è una mia competenza, io sono qui come Presidente della Scuola di Psicologia e quindi vi darò così alcuni brevi cenni sulla formazione psicologica a Padova. Penso che molti di voi si siano formati a Padova e quindi un po' può essere un riprendere anche così antichi ricordi, antichi o anche recenti, non è detto ricordi, e poi così vi vorrei condividere con voi alcuni spunti di riflessione, alcune cose che ho capito in questi anni proprio grazie alla presidenza della scuola. Allora, la scuola si occupa essenzialmente della prima formazione degli psicologi, cioè coordina quindi i corsi di studio triennale e i corsi di studio magistrale. E forse lo sapete, forse no, quindi ve lo dico, noi a Padova abbiamo 6 corsi di laurea triennale, di cui uno che partirà dal prossimo anno accademico interamente erogato in lingua inglese, quindi un'assoluta novità proprio nel contesto nazionale, e poi abbiamo 8 corsi di laurea magistrale che quindi coprono veramente una dimensione molto ampia di quelle che sono le competenze, quindi le specializzazioni psicologiche, e anche qui abbiamo un corso in lingua inglese. Non a caso, questo è un po' anche una richiesta dell'Ateneo di incentivare l'erogazione in lingua inglese, ma è anche un nostro modo di rispondere a una società che sta via via cambiando e quindi nella quale le esigenze e le richieste sono diverse. È, come vi renderete conto, una realtà complessa, perché tanti ragazzi, abbiamo circa 7.000 studenti, ma anche una realtà molto ricca, e devo dire che continuamente dà molto a noi docenti. Ecco, l'offerta formativa a livello psicologico continua anche dopo, nel post lauream, in questo caso non riguarda più la scuola, però così entra tutto nello stesso progetto, e abbiamo 2 corsi di dottorato, abbiamo numerosi master e corsi di formazione, e come anche speriamo che avvieremo nuovamente le scuole di specializzazione. Quindi pensiamo a questi ragazzi dal momento in cui loro entrano perché desiderano, immaginiamo nel futuro, diventare degli psicologi, e abbiamo un progetto che li porterà avanti per un certo numero di anni. Io spesso in questi anni mi sono chiesta: ma qual è, come dire, il fine ultimo di tutto questo, di tutta questa organizzazione, di tutto questo anche lavoro, questo impegno, questa fatica che noi ci mettiamo? Gli obiettivi sono naturalmente moltissimi, non sto qui ad elencarveli, da quelli più nel breve termine, quelli più a lungo termine. Vi do quello che secondo me è l'obiettivo più generale, ma forse anche più importante che noi ci poniamo, cioè noi vogliamo creare degli psicologi competenti
competenti in anche aspetti e rami diversi della psicologia, però nemmeno troppo specializzati fin dall'inizio, cioè noi forniamo una conoscenza di base approfondita che è nelle triennali su tutti gli aspetti della psicologia e non vogliamo prescindere da questo. Comunque appunto degli psicologi competenti, formati, che possano veramente portare il loro contributo positivo nella società. Adesso c'è chi dice ma sforniamo un esercito di disoccupati. Non è vero, forse sforniamo un esercito di persone che vengono pagate poco e questo sicuramente è vero, però dati anche di Alma Laurea ci dicono che i nostri studenti a circa 2 anni dalla laurea trovano in una grande percentuale un lavoro purtroppo talvolta sottopagato, ma sappiamo qual è la situazione nazionale, però un lavoro che permette loro di portare le loro competenze nella società. E quindi per rispondere a questo primo obiettivo che ci poniamo, noi dobbiamo fornire delle competenze che sono disciplinari, ma anche delle competenze di altro tipo, cioè delle abilità di saper proprio intervenire nella realtà, di avere anche un senso, come dire, di autoefficacia rispetto alle proprie conoscenze e ai problemi che ci si pongono. Tutti noi nell'arco della vita quotidiana, nel nostro impegno professionale e così via, ma anche basta accendere un televisore e sentire un TG, siamo sfidati continuamente da problemi e situazioni che non sono facili, che sono delle situazioni complesse e che richiedono quindi delle risoluzioni complesse con competenze ad alto livello. Pensare di risolvere dei problemi complessi in modo semplicistico è fallimentare, non fa altro che aumentare i problemi e non risolverli. E quindi io credo, mi sono resa conto in questi anni anche nella formazione, che è importante proprio far sviluppare un'attitudine che è proprio l'attitudine della relazione, l'attitudine dell'interazione con altre professionalità e l'attitudine dell'ascolto. Cioè, noi psicologi dobbiamo interagire con altre figure professionali e dobbiamo metterci umilmente anche in ascolto di altre figure professionali in maniera direi quasi tenace. Nello stesso tempo, in questa interazione è necessario avere proprio la consapevolezza della ricchezza, della grande ricchezza, e qui non lo dico così perché un presidente di una scuola di psicologia non può dire altro, ma perché ne sono veramente convinta della grande ricchezza che le competenze psicologiche possono portare alla società. Quindi è quello che noi cerchiamo di trasmettere ai nostri studenti e alle nostre studentesse, cioè che le conoscenze che loro, le abilità che loro stanno acquisendo sono veramente importanti perché danno loro degli strumenti per affrontare in maniera con controllo, con consapevolezza e con efficacia le situazioni esterne. Qui voglio condividere con voi così 2 riflessioni che ho fatto ormai in questi quasi 4 anni di presidenza e sono 2 riflessioni, perdonatemi, potranno sembrare cose un po' personali, ma ci tengo così a dirle anche in questo contesto. La prima riflessione, che già avevo fatto prima, ma adesso proprio ne ho avuto la conferma in maniera secondo me evidente, è l'enorme risorsa di tipo intellettuale, ma anche risorsa, come dire, di tipo motivazionale, emotiva, che i nostri giovani potranno darci. Guai a noi se sprechiamo questa risorsa. Cioè io nel mio contatto con gli studenti, il contatto, adesso per esempio sono venuta di corsa perché avevo 2 ore di lezione, nel contatto a lezione, ma anche nel contatto che ho con gli studenti, ad esempio con i rappresentanti degli studenti, mi rendo conto veramente che siamo di fronte a giovani donne, a giovani uomini che sono desiderosi di sapere, che sono vitali, che sono interessati, che sono pronti a mettersi in gioco appena noi diamo loro questa occasione. Quindi ad esempio occasioni come l'Erasmus, la possibilità di trascorrere un periodo all'estero, occasioni come il tirocinio dove c'è anche un grande contributo e spero che ci sarà una sempre maggiore collaborazione con l'ordine degli psicologi, quindi il contatto con voi professionisti che siete già nel mondo del lavoro, che siete già affermati, è sicuramente importante, però diventa uno scambio bidirezionale, cioè
voi come professionisti potete dare molto, noi come docenti possiamo dare molto a questi giovani in formazione e guai se non lo facessimo, cioè è proprio una nostra responsabilità. Nello stesso tempo io mi accorgo che possiamo ricevere molto, cioè la formazione a livello psicologico è una formazione, voi siete qui per questo, perché è permanente, e anche il contatto con le nuove generazioni, con queste nuove competenze e così via può dare molto a uno psicologo già costruito, già inserito nel mondo del lavoro. Due proprio parole velocissime rispetto al tirocinio, perché in quest'ultimo periodo nella scuola stiamo lavorando moltissimo per migliorare le occasioni di tirocinio, perché ci rendiamo che sono fondamentali, cioè le conoscenze teoriche che noi diamo all'interno delle aule, anche se corredate da esempi, da situazioni sperimentali, da quant'altro, da sole non bastano. Il contatto con il mondo del lavoro è essenziale perché dà delle competenze che non sono soltanto quelle teoriche, ma anche come ci si comporta, com'è la situazione all'interno del mondo del lavoro. Ecco, lavorando sul tirocinio attraverso questionari e così via, ci siamo resi conto che ci sono delle situazioni veramente ottimali di tirocinio dove i ragazzi imparano tantissimo, ci sono poche situazioni che sono invece, io direi veramente da modificare, perché così non vanno bene. Cioè è come dire avere una Ferrari e utilizzarla come se fosse una 500, cioè far fare solo fotocopie a dei ragazzi desiderosi di imparare e soprattutto preparati è proprio avere la Ferrari e usarla come una bicicletta. Quindi non sprechiamo queste potenzialità. Un secondo punto che secondo me è molto importante, quindi questa è la seconda riflessione così che vi do e poi chiudo, è la sempre maggiore rilevanza che non solo le competenze, quindi la professionalità dello psicologo, ma anche l'alfabetizzazione psicologica avrà per la nostra società, cioè ce l'ha adesso e nel futuro diventerà sempre di più. Cioè io vedo, e lo vedo dall'osservatorio della scuola, che le competenze psicologiche sono sempre più richieste in diversi contesti, anche quelli che magari inizialmente possono sembrare più distanti dalla psicologia. Naturalmente l'importanza di questa interazione tra psicologia e medicina, la collega prima ha detto degli aspetti che mi verrebbe voglia di riprendere perché sono estremamente importanti e interessanti, cioè l'idea che la psicologia sia promozione dello sviluppo e sia promozione del benessere della persona. Insomma, quindi questo aspetto di interazione tra psicologia e medicina è già in qualche modo consolidato e già in atto. Pensiamo a tutta la relazione tra psicologia e mondo dell'educazione e della scuola che c'è già, però andrebbe sicuramente potenziato. Ma altri così, settori che sono meno scontati, ad esempio tutto l'ambito della robotica. Gli ingegneri ci richiedono sempre più competenze psicologiche di un certo tipo. Pensate a tutto il discorso dei vari smart, le smart city, le smart car, smart home, cioè diventano poco smart se non c'è alla base una conoscenza approfondita di quelli che sono i processi anche cognitivi, ma anche i processi comunicativi, di comprensione, che sono tipici dell'essere umano. E un ingegnere non ha queste competenze, deve averle quel minimo che basta per capire quando chiedere aiuto per una consulenza specifica, quindi per rendersi conto di quali sono i problemi sottostanti. Ma anche altri ambiti, la progettazione architettonica e urbanistica, le nostre città hanno bisogno del punto di vista dello psicologo che capisce qual è il benessere dei cittadini e come migliorare il benessere dei cittadini. La promozione del turismo, tutto l'ambito giuridico. Nell'ultimo convegno a cui io ho partecipato, sempre organizzato dall'Ordine, è intervenuto inizialmente un magistrato veramente illuminato che diceva: noi abbiamo abbiamo bisogno di psicologi con una competenza specifica su tutto il settore della testimonianza. Quindi anche tutto questo aspetto. Quindi competenze psicologiche che, tenetelo presente, io sono sicura di questo perché c'è già un trend di questo tipo.
in altri paesi europei ed extraeuropei, che saranno sempre più richieste. Per cui anch'io finisco con un augurio che sempre di più si riesca a fare rete. Cosa intendo a fare rete? Fare rete tra professionisti di uno stesso tipo, quindi fare rete tra di voi, fare rete tra professionisti e mondo dell'università e mondo della ricerca, anche questo è importante, fare rete tra ordine professionale e professionisti, tra ordine professionale, su questo noi stiamo lavorando, e università, sempre di più, perché i problemi sono complessi e vanno affrontati insieme. In un contesto che diventa via via, cioè non è che deve, lo diventa via via sempre più multi e interdisciplinare. Perché, dicevo, problemi complessi richiedono risposte integrate e quindi direi che la giornata di oggi è veramente un bel esempio di questo. Ringrazio chi ha organizzato questa giornata e auguro a tutti voi una proficua mattinata e veramente di trarre qualcosa da questa giornata. Grazie. Allora, grazie a Francesca per l'entusiasmo e alla collega Antonella per averci ricordato un aspetto importante, l'aspetto della collaborazione fra mondi che sono spesso molto vicini ma che possono essere percepiti anche come molto lontani, e un impegno forte che credo con Gina e tutto anche il Consiglio sentiamo, cioè l'impegno delle istituzioni, e quindi un mandato importante che anche noi con entusiasmo cerchiamo di portare avanti. Grazie davvero per questa apertura e passo la parola alla collega. Sì, io in questo momento non mi dilungo perché voglio che cominciamo a entrare veramente nel merito della mattinata, quindi introduco Antonella Gigantesco, che ci ha fatto l'onore di venire a trovarci da Roma. Antonella è coordinatore scientifico del Centro Salute Mentale, del Reparto Salute Mentale del Centro Nazionale Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità. Hai le diapositive? E la dottoressa Gigantesco ci parla di depressione postpartum, epidemiologia ed evidenze cliniche.
Grazie infinite Antonella per tutto quello che ci hai detto e per la cordialità con quale ci hai ringraziato. Come avete potuto capire da questo intervento, occuparsi di depressione postpartum è un ambito vastissimo, interpella più figure professionali, intercetta più problematiche che si vanno a innescare con la depressione postpartum. C'è assolutamente la necessità di occuparsene e siamo qui e l'Ordine ha voluto fortemente questo convegno perché deve essere il primo momento, primo step per creare una rete tra i colleghi, tra gli operatori, tra le diverse figure professionali, perché come avete potuto capire da quei dati che ci ha dato la dottoressa Gigantesco è un problema grande quello della depressione postpartum e siamo noi come professionisti insieme ad altri che ce ne dobbiamo occupare. Lascio la parola alla dottoressa Dal Corso. Bene, allora chiamo qui al tavolo la collega Alessandra Simonelli per un intervento sul tema fattori di rischio nella costruzione delle relazioni precoci madre-bambino, prevenzione e prospettive di intervento. La collega Simonelli è psicologa, psicoterapeuta ed è professore aggregato della nostra università. Grazie Alessandra. Buongiorno a tutti, ecco, se riesco ad aprire. Eccola qua, l'apro. Ok, io farei. Ah sì? Allora no, io aprirei la prima, scusate perché vi ho portato un video e quindi cercherò. Ma lo possiamo abbassare e apriamo questo? Sì, dopo, ok. Dopo sì, quando vuole far partire il video, va bene. E questo qua. Sì, mi è chiaro. Ok, allora ce la faremo. Allora, buongiorno a tutti e grazie di questo invito perché mi porta a parlare di qualcosa di cui mi occupo da molti anni, da molto tempo, in varie accezioni. E io oggi in particolare mi focalizzerei sulla depressione postpartum vista dal punto di vista del bambino. E la prima domanda che insomma mi sono proposta quando ho pensato cosa volevo condividere con voi oggi era, come dire, la possibilità di mettersi dal punto di vista di un bambino e di cercare di capire cosa vede, cosa sente, cosa prova e cosa comprende un bambino nell'interazione con una madre depressa. Perché, come diceva la collega, noi sappiamo che anche a lungo termine i bambini figli di madri e anche vedremo di padri con depressione sono bambini esposti ad un alto livello di rischio nello sviluppo sui diversi domini dello sviluppo. Quindi uno dei punti centrali dal mio punto di vista è chiedersi quali sono i fattori che impattano sul bambino e quindi che cosa ha di fronte a sé un bambino che si trovi a interagire con una mamma depressa. Per fare questo vi ho portato un video che fa riferimento al paradigma dello still face. È un paradigma che insomma chi si occupa di psicologia dello sviluppo, insomma nei miei corsi, chi ha frequentato i miei corsi tutti prima o poi avete visto, è stato ideato da un collega che è il professor Tronic, che da tanti anni lavora e si occupa di bambini figli di madri depresse. È un paradigma sperimentale, come dire, che chiede a una mamma di interagire con il bambino in maniera, come dire, come fa quotidianamente, poi a un certo punto improvvisamente di porsi in still face. Still face vuol dire volto immobile e di osservare le reazioni del bambino, salvo poi il fatto di ritornare ad avere il suo stile interattivo naturale. Questo è un paradigma sperimentale che è stato ideato per valutare appunto le reazioni del bambino di fronte ai cambiamenti dell'adulto nei confronti della relazione con lui, ma noi possiamo bene immaginare, e oggi ve l'ho portato, che fondamentalmente l'interazione con una mamma depressa è nella maggior parte delle volte un'interazione caratterizzata da still face, perché i temi, come dire, profondi della depressione non sono colti dal bambino. Il bambino coglie l'aspetto comportamentale e interattivo della sua mamma e la mamma con depressione ha uno stile still face.
E allora vi volevo far vedere questo bambino, che per fortuna ha una mamma che non ha questo stile. Questo è un bambino di 9 mesi. The baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world, trying to engage her and play with her. They're working to Allora vedete questa mamma their emotions and their intentions, what they want to e vedete do l'interazione in the con il world. And bambino. that's really what the baby is used to. And then we E ask the adesso mother to not respond to the baby. ok, The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother, sorride, she points because she's used to the mother. indica un looking at her, oggetto. she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the Dai, mother, mamma. like, come Dai, on, svegliati. why aren't we doing this? Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions. They Guarda turn dietro away, come dire, ma they cosa è feel successo? the stress of Quando it. ci si They gira, cosa actually succede? lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Adesso si sta stressando. Okay. I'm here. And what are you doing? Ah, sei di nuovo tu, ok? Allora, vi è chiaro, no? Cosa abbiamo osservato? Questa è una mamma che non ha depressione, ovviamente, però il momento still face mi sembrava esemplificativo del fatto che una mamma depressa ha delle caratteristiche specifiche nell'interazione col bambino, che come voi vedete non sono caratteristiche abusanti o maltrattanti, ma sono caratteristiche di mancanza di disponibilità emotiva, di una tonalità affettiva neutra, in questo caso di assenza di stimolazioni perché il paradigma lo richiedeva, ma in linea generale nell'interazione quotidiana possono anche verificarsi stimolazioni non adeguate per il bambino, per esempio non adeguate per l'età del bambino. E soprattutto un aspetto molto importante che, come vedremo, molta letteratura ci dice poi alla base dei deficit evolutivi del bambino, l'assenza di contingenza negli scambi, cioè io faccio qualcosa e mi aspetto che tu mi risponda in qualche modo. L'aspetto della contingenza è un aspetto che in questo tipo di interazioni noi vediamo saltare, che alcuni teorici dell'infant research, in particolare vengono molto descritti questi aspetti nel testo di Bibe Lachman sull'infant research e il trattamento degli adulti, fallimenti nei tentativi di riparazione delle rotture interattive. Cosa sono le rotture interattive? Le rotture interattive sono tutti quei momenti nell'interazione che non funzionano adeguatamente bene, no? C'è una dissincronia nell'interazione e tendenzialmente l'adulto, in particolare l'adulto adeguato, ripara, aggiusta il tiro, no? Questa mamma nelle sue interazioni naturali prima dello still face era molto brava a riparare, no? Se il bambino aveva uno spunto nei suoi confronti che lei non coglieva subito, poi veniva colto. Molti lavori ci dicono che l'interazione del bambino con madre depressa vede un'esperienza fondamentale di mancanza e inadeguatezza di riparazione rispetto alle rotture interattive. Cosa vuol dire questo per il bambino? Vuol dire che i suoi tentativi di entrare in un circolo virtuoso di interazione con l'adulto falliscono e tutte le volte che falliscono non vengono recuperati. Quindi diciamo è come una sorta di impotenza appresa, perché tutti i tentativi del bambino hanno in qualche modo una risposta che non è contingente e che non è adeguatamente riparata o ripristinata rispetto alle proposte del bambino. Vedete che nel minuto still face il bambino fa tanti tentativi. Mamma, fa il pointing, cioè guarda altrove, vediamo se ti risvegli, guarda dietro, come dire, c'è qualcosa che io posso fare.
il volto immobile della madre, ripeto, in questo caso voluto dall'esperimento, ma possiamo immaginare abbastanza come può essere il volto immobile di una madre sofferente, rimanda al bambino che non c'è nessuna possibilità di riprendere l'interazione, non c'è nessuna possibilità di riparare. Okay? E l'altro aspetto, che è molto studiato e che ancora una volta è alla base di alcuni temi evolutivi a lungo termine, è la mancanza, come dire, dell'interazione su un piano multimodale. Cioè di solito gli adulti che interagiscono adeguatamente con i bambini lo fanno su più punti di riferimento, parlano, guardano il bambino, lo toccano, no? Utilizzano diversi canali comunicativi e diversi piani dell'interazione. Un altro aspetto osservato nelle madri depresse è uno stile interattivo che non è multimodale e quindi che meno favorisce l'interazione del bambino e con il bambino. Altri lavori ci dicono che gli aspetti del linguaggio sono compromessi dallo stile depressivo materno e in particolare io ve ne focalizzerei due. L'aspetto prosodico del linguaggio, con questi studi che ci dicono che c'è una scarsa modulazione della frequenza fondamentale del linguaggio, quindi come dire la monotonia del suono, laddove invece per un bambino piccolo il baby talk, quindi i suoni alti, l'alternanza dei suoni è molto importante nell'interazione, e il timing della risposta. Cioè è come se il bambino si trovasse confrontato con un adulto che ci mette troppo a rispondere alle sue proposte, quindi generando dei vuoti, un tempo troppo vuoto e troppo lungo, silenzi troppo lunghi, che quindi non sono adatti alle proposte del bambino e al tempo di attesa necessario e sufficiente per un bambino per sentirsi connesso con l'adulto di riferimento. Queste sono le caratteristiche. Tronick individua poi due stili fondamentali nelle mamme depresse. Uno stile intrusivo, no? Nel senso che la mamma probabilmente in un tentativo di reparare il suo proprio aspetto depressivo intrude, alza troppo il livello di interazione col bambino e conduce il bambino a ritirarsi. Quindi se l'adulto va troppo avanti il bambino torna indietro. E questo è un primo punto. Alcuni lavori ci dicono che per esempio uno dei rischi evolutivi dei bambini figli dei madri depresse è lo stile di attaccamento evitante. No? Molti di voi sanno benissimo cos'è l'attaccamento. Lo stile di attaccamento evitante nella prima infanzia in particolare implica un bambino che punta sull'autonomia, che punta sull'interazione a distanza e che quindi, come dice la parola, evita, probabilmente perché l'altro è andato troppo vicino, è stato troppo attivante e in questo senso però è stato rifiutante perché non ha colto la giusta misura. No? Il troppo e il troppo poco possono avere conseguenze. Quindi questo può essere una strada evolutiva in termini affettivo-relazionali. La madre che tenta di recuperare rispetto al proprio stile depresso e il bambino che, eccessivamente attivato da questo stile di interazione, evita, si allontana, quindi si ritira in qualche misura, perché l'altro è troppo. Oppure l'altra strada, l'altro aspetto evolutivo riguarda il ritiro e evitamento della madre, no? Un po' quello che abbiamo visto nel video, la madre troppo ferma, poco responsiva, che implica nel bambino tentativi di ipercoinvolgimento o di attivazione del genitore. Questo noi lo leggiamo più avanti nel percorso di crescita del bambino come alla base di quei comportamenti di inversione dei ruoli che spesso possiamo osservare in bambini che hanno sperimentato una precoce interazione con una madre depressa poco attivante, cioè il bambino si fa carico di condurre l'interazione con l'adulto, di giocare le danze, perché l'altro è poco rispondente, l'altro è poco attivante, quindi il bambino prova a fare lui. Il bambino di prima, che aveva un sacco di risorse, ha tentato tante volte, in tanti modi diversi. La differenza qual è? Che il bambino che abbiamo visto in precedenza era abituato ad uno stile materno diverso e quindi a un certo punto si è stressato e la mamma è tornata normale, tra virgolette. Il bambino invece è abituato ad uno stile interattivo depresso, dopo un po' di tentativi cederà, rinuncerà, perché le sue caratteristiche, le sue competenze, le sue risorse hanno comunque un limite, avranno comunque un limite. Questo sembra vero
alcuni lavori ci dicono anche nell'interazione a 3. Nel senso che alcuni lavori con la procedura LTP, che è una procedura interattiva che vede insieme l'interazione di madre, padre e bambino, ci dicono che la depressione materna colpisce anche l'interazione con la presenza del padre, come se la psicopatologia della madre e questo tipo di patologia materna non consentisse al terzo di risollevare le sorti interattive del sistema. Quindi anche il padre, se prova, comunque non ce la fa a recuperare il sistema a fronte degli aspetti depressivi della madre. E questo è uno studio interessante dal mio punto di vista, perché comparano 4 tipi di gruppi. C'è un gruppo non clinico, un gruppo con genitori che sono ricorsi a tecniche di PMA, quindi genitorialità difficili, un gruppo di famiglie omogenitoriali, quindi con una struttura familiare atipica, fortemente atipica, almeno per quello che siamo ancora abituati a vedere noi. Forse in futuro faremo anche delle giornate su questo. E un gruppo clinico caratterizzato da depressione postpartum della madre. E le uniche differenze che si osservano sono proprio fra il gruppo con depressione materna e gli altri, indifferentemente. Cioè quindi vuol dire che la struttura familiare o anche la difficoltà generativa, penso alle famiglie che si sottopongono a tecniche di PMA, sono famiglie abbastanza stressate, non hanno comunque un impatto così forte sulla qualità delle interazioni familiari, così come ce l'ha la presenza della depressione materna. Quindi ancora una volta sottolineare quanto siamo di fronte a un fenomeno che veramente deve avere un rilievo, un interesse specifico. Se è così determinante anche rispetto ad altri tipi di fatiche che le famiglie e le genitorialità possono avere. Quindi trovo che questi siano dati interessanti. E per venire ai bambini, a questi bambini che nascono dentro un percorso depressivo della madre, alcuni studi ci dicono che già alla nascita noi abbiamo caratteristiche specifiche di questi neonati. Per esempio esiste una più alta incidenza di parti prematuri, di basso peso e accrescimento nel feto laddove gli aspetti depressivi siano stati anche nel periodo prenatale. Ridotta circonferenza cranica, quindi bambini che già in epoca gestazionale crescono meno, anche fisicamente. Poi ricordiamocelo questo aspetto del corpo perché tornerà anche negli studi successivi, e in generale delle caratteristiche di maggiore irritabilità, difficile consolabilità, quindi bambini che in termini di temperamento molti autori definirebbero neonati difficili. Quindi ci troviamo con mamme fragili e neonati difficili, che è un match abbastanza faticoso e sul quale bisogna fare delle riflessioni importanti, a mio avviso, perché è chiaro che si generano circoli sempre più a rischio, no? Anche date le caratteristiche di questi bambini. E poi vediamo che la depressione postpartum influisce, ha accennato la collega prima, io ho cercato di fare uno studio più sistematico, un po' perché questo era il mio tema, su tutti i domini, su tutte le aree dello sviluppo del bambino, sui deficit e sugli aspetti cognitivi che sono osservati anche in età scolare, quindi molti anni dopo la nascita, quindi già a 7 anni e anche fino all'adolescenza. In particolare alcuni autori si sono focalizzati sul cogliere quali possono essere i meccanismi dei deficit cognitivi del bambino. E in generale un aspetto che mi sembra interessante è quello che ritorna nei diversi studi sulla mancanza della contingenza, no? Della causalità della contingenza, come se questi bambini posti in un contesto affettivo relazionale e interattivo non contingente alle loro richieste, anche cognitivamente non acquisissero il senso della continuità dello spazio-tempo. Quindi per esempio i deficit nello sviluppo della permanenza dell'oggetto, che in età scolare è uno degli aspetti centrali per esempio per gli apprendimenti, per l'apprendimento del linguaggio, per l'apprendimento delle discipline che devono imparare. Quindi questo mi sembra un tema importante che tra l'altro può essere comune, può accomunare i problemi affettivo-relazionale e i temi legati allo sviluppo cognitivo di questi bambini.
e gli altri aspetti che riguardano più l'area, come dire, dell'attaccamento e della psicopatologia in senso, come dire, più affettivo-relazionale. Diversi lavori ci dicono appunto di un'alta prevalenza dell'attaccamento evitante, ma in particolare di una presenza diversa che nella popolazione generale di attaccamento disorganizzato, che in sé non mi preoccupa particolarmente. In sé l'attaccamento disorganizzato è un fattore di rischio, non è una patologia dell'attaccamento, non è una patologia relazionale, o comunque ancora non viene definita come tale, ma in sé è un fattore di rischio che si aggiunge ad altri fattori di rischio per questi bambini, perché abbiamo già una madre depressa, abbiamo già delle caratteristiche temperamentali alla nascita e in più abbiamo uno stile di attaccamento disorganizzato. E vedete che la parola disorganizzato rimanda, no? All'assenza di contingenza, all'assenza di continuità, allo spazio, al tempo. Quindi vedo anche una linea comune che non a caso ci riporta al tema del deficit di attenzione e iperattività e dei disturbi esternalizzanti, in tutta quell'area di ricerca che io trovo molto interessante relativa alla modulazione delle emozioni e come dire, al tema del comportamento che sostituisce l'elaborazione psichica nel bambino. No? Quindi il comportamento che esprime in maniera psicopatologica il deficit di modulazione emotiva e di modulazione psichica legata, come dire, ai contenuti del mondo interno. Quindi vedo anche delle linee evolutive che potremmo tracciare, che forse la ricerca, se riuscissimo a fare degli studi longitudinali a lungo termine, potremmo avere più chiaro, nel senso che queste sono ricerche differenti tra loro, ma che ci dicono che questi temi sono veri e presenti fino all'adolescenza di questi bambini. Ok? Quindi, come dire, si possono anche intravedere delle linee di continuità, dall'attaccamento al discorso, come dire, dell'iperattività ai disturbi esternalizzanti in epoche successive. Io vedo delle continuità. E in linea generale sugli aspetti depressivi. I bambini, figli di madri depresse, più veri sono studi sul disturbo bipolare, sulla depressione maggiore, ma probabilmente anche data la continuità fra queste patologie possiamo riflettere anche sugli aspetti depressivi del postpartum. Questi bambini hanno un rischio 3 volte superiore rispetto alla popolazione generale di avere una sintomatologia depressiva soprattutto in adolescenza, con esordio adolescenziale, questo ci dicono le ricerche. E adesso veniamo a un tema che mi interessa e poi chiudo, sono quasi alla fine, sì, ho cercato di starci, che apparentemente riguarda meno l'area psico, siamo tutti psicologi, ma che io trovo che sia molto importante e è un'area sulla quale noi psicologi, proprio perché ci occupiamo della psiche, non possiamo far finta che non esista il collegamento mente-corpo, soprattutto nell'infanzia e soprattutto nella prima infanzia. Molti lavori ci dicono che i bambini in età 0-3 anni, ma anche nelle età successive, che nascono da madri depresse hanno delle caratteristiche peculiari anche dal punto di vista della regolazione neurofisiologica, quindi alla nascita, abbiamo detto gli aspetti temperamentali, ma alcune ricerche ci dicono anche, per esempio, una maggiore incidenza di quegli aspetti legati alle coliche e alle costipazione nei primi mesi dopo la nascita, 3 mesi a 6 mesi dopo la nascita. E che in linea generale 2 aree importanti sono particolarmente, come dire, colpite anche a livello organico da questo tipo di condizioni, di fattori che riguardano l'alimentazione e i disturbi del sonno. Un aspetto centrale sul quale io mi sono interessata in passato, ma dovremmo secondo me lavorare di più, è l'aspetto del failure to thrive, cioè le difficoltà di accrescimento in questi bambini, che sono difficoltà di accrescimento non organiche, ovviamente, cioè in assenza di un disturbo fisico, di un disturbo medico, ma che non sono ancora un disturbo alimentare vero e proprio. Il failure to thrive non rientra nella diagnostica per i disturbi alimentari, ma sono una caratteristica del bambino che incide fortemente non solo sullo sviluppo fisico, ma sul suo adattamento al contesto, sull'irritabilità e su tutto il funzionamento corporeo e sullo sviluppo anche corporeo anche a lungo termine. Tra l'altro alcuni lavori ci dicono che i bambini con precoce failure to thrive hanno un rischio abbastanza elevato di avere curve di accrescimento ponderale, staturale anche in epoche successive della vita, quindi come dire con fenomeni di scarso accrescimento che non si risolvono nello sviluppo.
Quindi dobbiamo tenere a mente quest'area della crescita anche fisica di questi bambini e in ultimo di veri e propri disturbi organici, le infezioni, allergie, asma, tutta l'area, come dire, del corpo che parla forse al posto della mente o accanto alla mente del bambino a segnalare, come dire, questo tipo di condizione interattiva che è particolarmente disturbante. Per concludere, poi se avete delle domande, insomma, sono qui. Mi sembra che, volendo riassumere questa letteratura e per lasciarvi un punto che secondo me è centrale, riguarda il fatto che i bambini che nascono con una madre depressa nel preparto o nel postpartum sperimentano come condizione centrale sulla quale io porrei l'attenzione una condizione di fallimento interattivo relazionale che è reiterato nel corso dello sviluppo. A meno di interventi significativi sulla depressione materna e sull'interazione con il bambino, che conducono ad uno stile relazionale depresso. Quindi non necessariamente ad una depressione in senso clinico, ma sicuramente ad una competenza depressiva, alla strutturazione di uno stile depressivo nell'interazione con l'altro. Quindi in linea generale io credo che la depressione genitoriale e quindi anche paterna, esistono adesso alcuni lavori, sia una condizione che necessita di cure e di assistenza di base, perché lo stile depressivo di questi bambini, come abbiamo visto e come molta letteratura ci dice, è uno stile che perdura nel tempo, almeno fino all'adolescenza, da quello che noi sappiamo. E quindi stiamo parlando di bambini e di adolescenti che per molti anni e per molto tempo e su diverse aree dello sviluppo sono colpiti dalla condizione psicopatologica della madre o comunque del loro contesto di nascita. In questo senso io mi auguro che giornate come queste possano condurre non solo alla riflessione, ma alla possibilità che interventi preventivi e di supporto sulle interazioni precoci, indipendentemente dall'intervento farmacologico-terapeutico sulla madre o sul padre, possano, come dire, condurre al fatto che questo tipo di interventi possano entrare più a regime nella nostra pratica clinica, perché costituiscono non solo interventi clinici, ma anche interventi fortemente protettivi e preventivi per le future generazioni. Grazie per l'attenzione. Allora, grazie ad Alessandra per la precisione e il regalo, no, di dati aggiornati dal punto di vista del bambino, quindi in qualche modo dando voce, no, a qualche cosa che è più difficile cogliere. Ora la parola a Gina per il prossimo intervento. Allora chiamo il professor Paolo Michelin, che questa volta presento come, perché da anni conosco ed è stato anche direttore del servizio dove lavoro, in questa veste è docente di psicodiagnostica clinica e teorie tecniche del colloquio clinico diagnostico dell'Università di Padova e ci parla di percorsi psicodiagnostici, strumenti per lo screening e per la valutazione clinica. Buongiorno, io ringrazio sentitamente gli organizzatori di questo incontro, cominciando dall'ordine regionale, dal suo presidente, ma anche dalla dottoressa Barbano, che è responsabile della Commissione Sanità, il presidente nazionale e altre rappresentanze come la dottoressa Bozzaotra degli ordini regionali. Ringrazio l'università. Sono molto contento che qui ci siano le persone dell'Istituto Superiore di Sanità, ma anche molte altre persone che in questo campo hanno lavorato negli anni, cominciando appunto dai dottori Grusso e dalla dottoressa Quattraro, e molte persone dei servizi. Lo dico non per un ringraziamento rituale o anche di cuore, ma perché credo che questa sia la premessa perché questo gruppo, questo insieme di forze esca di più nella società per chiedere e proporre maggiore attenzione a questo campo e per proporre che
esperienze che ormai sono consolidate, significative, provate, si possano generalizzare. Forse attraverso la definizione di linee guida e l'inclusione esplicita nei livelli essenziali di assistenza. Io credo che noi possiamo, proprio come insieme di forze, proporci questo obiettivo, che è un obiettivo rivolto alla società, è un obiettivo sociale, voglio dire. Mi viene da dire solo che manca, lo ha già ricordato la dottoressa Gigantesco, in questo un'unica persona qui, quella persona straordinaria che è il professor Morosini, che ha avuto molta parte in questo. Allora, cercherò di approfondire alcuni aspetti che già ha trattato la dottoressa Gigantesco e quindi sarò abbastanza rapido. Queste sono le linee guida della NICE, che forse le linee guida più interessanti in questo campo, più utili, che dicono che a tutte le donne in gravidanza, lo ha già ricordato, nel postpartum andrebbero fatte 2 domande, una sull'umore e una sulla perdita di interesse e di piacere per le attività, e casomai poi la domanda se è disponibile, se ha bisogno di aiuto. Questa questione delle domande perché? Perché lo screening della depressione postpartum rispetto ai grandi screening che siamo abituati a organizzare, pensate ai 3 grandi screening oncologici, pap test, mammografia e tumore al colon retto, è uno screening che ha una straordinaria fortuna. Può essere uno screening, come si dice, opportunistico, nel senso che noi possiamo approfittare del fatto che la donna in gravidanza e poi nel puerperio successivamente ha tanti contatti con i servizi. Ha quella cosa straordinaria, per esempio, che sono le visite ostetriche a domicilio in molte realtà. In gravidanza ha tutta una serie di esami, di controlli, le ecografie, e poi ha anche tutta una serie di contatti successivi. Quindi noi non dobbiamo chiamare la donna con tutte quelle modalità complesse, costose degli altri screening, un primo invito, un secondo invito se la persona non si presenta, un call center per rispondere alle persone che non possono quel giorno e cambiano data, i gazebo ai mercati delle associazioni che ricordano lo screening, tutte quelle cose che ci tocca fare negli altri screening. Io cerco di connettere molto a un'opinione personale, a una pratica personale, sul fatto che le 2 domande o 3 domande siano sufficienti e siano sostitutive dello strumento che tutti ritengono lo strumento più efficace, più utile, più valido, le PDS. Io ho delle perplessità, nel senso che noi abbiamo dei dati anche di ricerca che dicono che funzionano abbastanza bene queste 2 domande, però funzionano bene secondo me in un setting di ricerca, cioè quando avete degli operatori molto consapevoli, l'equipe molto formata che si impegna in questo e così via. Lo dico per esempio pensando alle domande che dovrebbero funzionare altrettanto bene nei pronti soccorsi, nei triage, per individuare le situazioni di maltrattamento e di violenza contro le donne. Funzionano se c'è un'equipe molto formata, molto sensibile a questo. Se diventano 2 domande di routine ulteriore del triage, non funzionano. E allora mi dico, se le persone, l'equipe è formata e sensibile e attenta a questo, anziché le 2 domande, c'è tutto il modo e il tempo di fare le PDS, insomma. Ecco, altri 2 strumenti che sono suggeriti, in particolare il PHQ-9, sono strumenti assolutamente utili nello screening della depressione, ma poco specifici per quella postpartum. Quindi io credo che non ci siano dubbi sul fatto che, e abbiamo sufficienti certezze per dire che lo strumento da utilizzare è la scala di Edimburgo, che infatti è stata usata anche nella ricerca più recente, di cui verranno anche portati poi i risultati. La scala di Edimburgo è una scala di 10 item con un sistema di risposta a 4 punti, quindi è una scala Likert, è molto rapida e ha
vedete una copertura anche in termini di contenuti della depressione abbastanza ampia. Manca solo, volendo pensare a una scala di depressione più completa, quelle a cui abbiamo in mente nella pratica clinica, manca solo l'aspetto dell'autostima e dell'irritabilità, ma copre bene l'umore, i problemi fisici e così via, anche gli aspetti ansiosi che si possono associare. Un enorme vantaggio della scala di Edimburgo è che voi da questo, per esempio, materiale australiano trovate le versioni validate in tantissime lingue. Noi nei primi screening abbiamo dovuto tradurre alcuni strumenti nelle 9-10 lingue delle persone, delle mamme straniere che appartengono alle etnie più diffuse da noi, alle nazionalità più diffuse. Ecco, questo lo si trova già fatto, ma non solo già fatto, già validato e anche con il suggerimento dei cut-off e di tutte le norme da utilizzare per lo screening con quello specifico gruppo. Per esempio, vedete le persone che usano la lingua araba, il cut-off raccomandato è un certo cut-off. Per le persone marocchine che vengono dal Marocco si è visto che funziona meglio un altro cut-off. C'è in cinese, insomma, l'EPDS è uno strumento indiscutibilmente valido e maneggevole. Faccio solo un'osservazione che per le donne che hanno la padronanza della lingua italiana, ma una padronanza modesta, e che sarebbero in grado di fare comunque l'EPDS in italiano, io ritengo per esperienza anche che sia molto più valido il questionario nella loro lingua, perché capiscono meglio tutta una serie di finezze e di sfumature. Magari la lingua italiana la padroneggiano, ma quindi il consiglio è, a meno che le persone non abbiano veramente una grande padronanza della lingua italiana, potrebbe essere più utile usare lo strumento nella loro lingua. Vedete che l'EPDS, come ogni strumento di screening, ha dei cut-off, cioè dei punti, dei punteggi oltre i quali voi pensate che la persona possa avere problemi di quel tipo, possa avere quel disturbo, e quindi le proponete una valutazione più approfondita. È chiaro che se io prendo il cut-off e il numero di persone, la percentuale di persone che lo superano come un indicatore di prevalenza del disturbo, di possibile prevalenza, perché non posso diagnosticare il disturbo con uno strumento di screening, man mano che alzo il cut-off e quindi richiedo un punteggio massimo, un punteggio totale più alto, meno saranno le persone che entrano in questo cut-off. Questi sono i dati della ricerca che abbiamo svolto nel 2008. Vedete, se prendo un cut-off che è molto suggerito, che è da 10 punti in su, andavano oltre questo il punteggio quasi il 15% delle donne, con il cut-off di 12 punti o più l'8,7%, con il cut-off che è stato utilizzato anche nella nostra ricerca più recente solo il 5,5%. Il problema di dove sistemare il cut-off ve l'ha spiegato già, lo conoscete, ma insomma lo ha ripetuto la dottoressa Gigantesco. È rappresentabile graficamente da queste due campane di Gauss. La campana verde è la campana dei punteggi possibili delle persone che non hanno un disturbo, che non hanno quel disturbo. La campana rossa è quella delle persone che hanno il disturbo. Ovviamente le due distribuzioni si mescolano un po', si toccano tra di loro. Di solito il cut-off si colloca nel punto in cui le due distribuzioni si incrociano. Questo fa sì che noi abbiamo un certo numero, voi lo vedete nell'area B, di persone che non hanno il disturbo ma che risultano positive e quindi che possiamo pensare che abbiano il disturbo, che vengono quindi chiamate false positive. Il cut-off
individua anche un'area che è quella C di persone che hanno il disturbo ma che non riconosciamo, che sono i falsi negativi. Negli screening normalmente cerchiamo di posizionare il cutoff in maniera da ridurre al minimo i falsi negativi, quindi di tenerlo abbastanza basso, perché così ci accorgiamo di quasi tutte o di tutte le persone che hanno il disturbo, ne individuiamo qualcuna in più che non lo ha, ma tanto facciamo un ulteriore approfondimento e ci accorgiamo che quella persona non ha il disturbo. Non la allarmeremo, il problema è solo di non allarmare la persona, dirle se risulta positiva vuol dire solo che dobbiamo fare un altro accertamento. Ecco, penso al sangue occulto nelle feci per il tumore del colon retto, questa è la prima avvertenza che si dice, guardi che insomma, se risulta che ha sangue occulto non vuol dire che abbia il tumore, vuol dire che faremo la colonoscopia o ulteriori approfondimenti. Allora, come funziona da questo punto di vista l'Edimburgo? Secondo me, e qui parlo anche un po' da persona che la psicodiagnostica clinica la conosce, secondo me i dati che abbiamo avuto nei molti utilizzi italiani sono migliori e più rassicuranti del panorama internazionale, che è un panorama solido ma con alcune code, come posso dire, della distribuzione in cui sembrerebbe non funzionare. Quindi io sarei abbastanza tranquillo su questo. Vi faccio vedere la questione del cutoff su questo, il questionario D, che forse è il questionario, anzi che è il questionario di depressione di formulazione italiana più utilizzato. Qui nella validazione abbiamo, come vedete, preso due campioni, ognuno di 56 pazienti psichiatrici, una parte sicuramente depressi, che sono quelli segnati in nero, gli istogrammi in nero, una parte di persone invece in cui, valutandoli prima di fare il test, eravamo sicuri che non avessero segni di depressione. Siamo andati a vedere che punteggi ottenevano i test a questo questionario di depressione. Vedete sull'asse delle Y c'è il numero di soggetti, sull'asse delle X i punteggi che vanno da 0 a oltre 30, e voi vedete come il test distingua bene le due popolazioni, no? I depressi veri sono tutti per voi a destra, vero? Quelli in nero, le persone non depresse, che pure sono pazienti, voglio dire, quindi hanno altri disturbi, sono tutte a sinistra. Vedete che se io pongo il cutoff a un punteggio di 12, non ho nessun falso negativo, cioè le persone, se dico penso che siano depresse, le persone che hanno un punteggio maggiore di 12 non me ne scappa nessuno, i neri sono tutti oltre il 12, però ho un certo numero di grigi, diciamo, che non sono depressi e risulterebbero tali. Se io lo metto a 15, vedete che perdo su 56, perdo una persona, non mi accorgo che è depressa, e però ho pochi falsi positivi. Queste sono scelte, ovviamente dipendono dalle finalità dello screening. Io mi ricordo ai tempi del test ELISA per l'AIDS, per la positività all'HIV, se voi parlate di donatori del sangue, voglio dire, le soglie venivano tenute molto basse, con molti falsi positivi, ma nessun falso negativo, perché non era immaginabile che una persona HIV positiva poi facesse le donazioni e potesse contagiare gli altri. Un dato interessante, che già è stato anticipato un po' dalla dottoressa Gigantesco, è che in realtà la depressione postpartum è un fenomeno specifico che osserviamo con un esordio anche abbastanza rapido, improvviso, in pochi giorni, però c'è una grandissima continuità nella popolazione con la depressione in gravidanza. Cioè, questi sono studi, appunto, di questo grandissimo studio epidemiologico fatto in Inghilterra, che hanno sempre usato le PDS a 18 settimane di gravidanza, 32 settimane, 8 settimane dopo il parto e 8 mesi dopo, e vedete che i punteggi medi addirittura sono più alti in gravidanza. Quindi questo
è un discorso che meriterebbe appunto e ha avuto anche attenzione. Questo è un grafico, se volete, dell'andamento delle persone, della prevalenza puntuale delle persone con depressione maggiore e minore nell'arco della gravidanza e poi del postpartum. Vedete che c'è un andamento in cui il picco è a 3 mesi nel postpartum, però abbiamo valori alti in tutti i periodi poi fino all'8° mese e anche nel secondo mese di gravidanza. Questo invece risulta dalla nostra ricerca precedente, appunto sempre con l'Istituto Superiore di Sanità, e qui è un dato interessante perché voi vedete le colonnine in blu riguardano la distribuzione dei punteggi prima del parto, le colonnine in azzurrino nel postpartum e sull'asse delle X ci sono i punteggi. Vedete che c'è questo dato interessante, che la distribuzione dei punteggi di maggior gravità è abbastanza simile, però, voglio dire, nel postpartum ci sono molte donne che hanno punteggi bassi, quindi una quota significativa del campione sta meglio nel postpartum. Per l'approfondimento clinico-diagnostico delle persone che risultano positive, sicuramente il Back Depression Inventory è anch'esso uno strumento abbastanza rapido, maneggevole, lo strumento di riferimento insieme a brevi interviste e al colloquio clinico, non dimentichiamolo. Questo è il Back. Naturalmente nella prospettiva poi di prendere in carico questa persona, di offrire un trattamento e anche di valutarne l'esito, si possono mettere in campo altri strumenti per esempio come è stato fatto nella ricerca, che misurino il benessere, perché lo scopo di un intervento psicologico è anche quello di promuovere il benessere, non solo di ridurre o eliminare i sintomi. Un questionario sullo stato di salute, sul funzionamento della persona, e una cosa che io suggerisco, che è poco diffusa da noi, è un questionario sul rapporto di coppia. Ecco, a me colpisce questo, secondo le statistiche, è il terzo questionario più diffuso al mondo tra i vari strumenti clinici. In Italia praticamente nessuno lo usa, eppure di rapporto di coppia, di coerenza, di concordanza, di soddisfazione tra i genitori ci occupiamo, penso nei consultori, in tantissime salse, eppure è molto poco usato. È uno strumento semplice che richiede poco tempo e che viene molto ben capito. La valutazione degli esiti del trattamento, io qui ho indicato alcuni studi, come vedete, di trattamenti strutturati, prevalentemente trattamenti cognitivi comportamentali in realtà. È assolutamente interessante, vedete i punteggi passano mediamente da 16-17 punti alle PDS a 6-7 punti, quindi chiaramente sotto la soglia alla fine del trattamento, e soprattutto si mantengono nel tempo, che è uno dei problemi che si poneva anche la professoressa Simonelli. Queste donne stanno meglio e continuano a star meglio poi, con grande beneficio per il bambino. Vabbè, questi sono gli altri strumenti. Vi avevo portato anche un caso di maschio, perché poi c'è anche il problema dei genitori, dei padri che si deprimono. Vi mostro questa diapositiva che riguarda i criteri di appropriatezza dello screening e poi di un trattamento, quelli che deve usare un servizio sanitario, un sistema sanitario, per dire lo si può fare, vale la pena di fare e così via. E credo che, avendo lavorato e anche partecipato a altri screening e alla loro organizzazione, i criteri, forse più che in altri screening, sono assolutamente soddisfatti anche sulla base degli studi italiani, quindi generalizzabili. Questo è un commento che vi lascio leggere rapidamente sul fatto che lo screening e il trattamento, facendo 4 conti della serva, costi
questo è un rapporto per l'azienda in cui lavoravo, costi 600 euro a donna, voglio dire, a fronte di un costo europeo stimato per il trattamento della depressione che è di costo diretto di 1.251 euro, quindi più del doppio, e non includendo lo screening, che invece qui c'è, e i costi indiretti. Il vantaggio maggiore riguarda i danni che si possono evitare, o i rischi perlomeno che si possono evitare al bambino, al suo sviluppo affettivo e cognitivo. Due ultime considerazioni e poi ho davvero terminato. Qual è il problema principale se volessimo sviluppare gli screening e i trattamenti che sono già in atto e generalizzarli? È il problema dell'adesione, che è bassa, che è inferiore a quelle che ci potremmo aspettare. Allora, qui c'è uno studio appunto recentissimo pubblicato da Grusso e Quattraro che dice c'è anche un paradosso nell'adesione, perché a rifiutare più spesso già lo screening sono le donne che ne avrebbero più bisogno. È uno dei paradossi, quelle quindi che hanno problemi di rapporto col partner, insoddisfazione o che hanno problemi di lavoro. Che è un paradosso che a volte riscontriamo nei consultori. Pensiamo anche ai corsi di preparazione al parto, per certi versi potremmo dire che lo fanno le donne, prevalentemente le donne che ne avrebbero meno bisogno, più culturalizzati, con un rapporto di coppia più solido, buona condizione socio-economica e così via. Allora, io però su questo farei un ragionamento, e chiudo, legato a un lavoro che abbiamo fatto proprio recentemente, che spero anche che pubblicheremo. Quali sono gli aspetti principali che correlano con l'adesione allo screening e poi anche al trattamento? Ebbene, la cosa che è venuta fuori con più chiarezza, abbiamo provato a mettere in campo tutti i fattori, non solo psicologici ma anche pratici, la distanza del consultorio o del punto dall'abitazione della donna, per capire, ecco, le cose che impattano di più sono quelle organizzative, cioè non chiediamoci per l'adesione cosa è decisivo nelle caratteristiche della donna, chiediamoci cosa facciamo noi. E quindi, per esempio, se di questa tematica noi ne trattiamo in maniera informativa e con la sensibilizzazione durante i corsi preparto, se dedichiamo un incontro a questa tematica della depressione postparto, l'adesione aumenta molto. Così come aumenta grazie a tutta una serie di fattori di accessibilità e fattori relazionali. Se facciamo le visite ostetriche a domicilio, abbiamo la possibilità di coinvolgere meglio un numero maggiore di donne nel trattamento, nello screening e nel trattamento. Un altro punto che abbiamo visto drammaticamente in maniera molto chiara è noi abbiamo puntato sui trattamenti di gruppo anche su mandato dell'Istituto Superiore di Sanità, ma è chiaro che perdi più persone poi nel trattamento e dovresti quindi valorizzare anche l'opzione che è più costosa del trattamento individuale, perché per fare un trattamento di gruppo occorre mettere d'accordo 6, 7, 8 persone sugli orari, sul luogo e così via. È chiaro, e aspettare anche tra l'altro che si costituisca il gruppo, e è chiaro che questo è un problema. Quindi la conclusione a cui saremmo arrivati noi è quella dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'aderenza. I pazienti hanno bisogno di essere sostenuti e non biasimati. Contrariamente all'evidenza, continua a verificarsi la tendenza a focalizzare l'attenzione sui fattori correlati al paziente nell'individuazione dei problemi relativi all'adesione, rispetto ai fattori correlati, qui dice anche, alla negligenza degli operatori sanitari e del sistema sanitario. Questi ultimi fattori, che contribuiscono a determinare l'ambiente della struttura sanitaria in cui il paziente riceve assistenza, hanno una maggiore influenza sull'adesione. Grazie. Grazie al professor Michelin per questi spunti di riflessione, queste puntualizzazioni. E passiamo al coffee break. Ci accomodiamo, ecco, vi prego di approfittare delle bontà che ci aspettano fuori in un tempo che poi ci consenta di riprendere presto. Grazie. Meglio per precisare
10 minuti. Iniziamo?
Bene, allora riprendiamo i lavori e abbiamo chiesto ai nostri relatori di cercare un po' di stringere nel rispetto naturalmente della qualità, ecco, dell'impegno del lavoro, quindi se si riuscisse in un quarto d'ora ognuno forse riusciamo a così un po' a... No, non adesso. Ok. Allora, vi presento la collega Stefania Mannarini, professore associato della nostra università e direttore del Centro Interdipartimentale della Ricerca sulla Famiglia, editor in chief della rivista internazionale interdisciplinari Journal of Family Studies e quindi che vedremo avrà proprio come tema nella prossima call il ruolo del padre. Prego Stefania. Allora, buongiorno a tutti. Come già detto la mia collega, mi ha presentato, sono direttore di questo centro e sono stata invitata a partecipare, naturalmente il mio riguarda l'intervento, una sintesi della letteratura recente, come la depressione materna può avere un impatto sul sistema familiare. Naturalmente partiamo dall'idea che comunque la nascita di un figlio viene considerata in letteratura come un lieto evento, no? Quindi si dice, solitamente la gente dice che non può comportare alcune difficoltà, invece si è visto naturalmente che la nascita di un figlio può comportare diversi problemi. Infatti è un momento particolare della vita che riguarda un individuo e una coppia, e uno dei problemi più importanti che è sicuramente la depressione postpartum. Allora vado veloce perché ho visto che i miei colleghi hanno già parlato tanto, hanno definito la depressione postpartum e la mia collega, la Simonelli, la professoressa Simonelli, ha anche spiegato l'impatto che può avere sul neonato. Quindi io qui vi ho riportato alcuni punti, cioè l'impatto può essere sul neonato, sul padre, sulla coppia e sulla famiglia nel suo complesso. Preciso che io mi occuperò in particolare del padre, perché in letteratura adesso cominciano a occuparsi del padre perché insomma il sistema familiare sta cambiando, il padre è sempre più coinvolto nel momento del parto del figlio e quindi mi occuperò di lui. Allora, come diceva anche il professor Michiolini, abbiamo visto che la gravidanza è una grande finestra di opportunità, nel senso che se gli operatori sono ben formati possono fare screening, possono individuare quelli che sono i cosiddetti fattori di rischio. E un fattore sicuramente di rischio è la depressione postpartum. Quindi il legame tra la depressione postpartum materna porta ad un alterato, cioè c'è un legame, è stato dimostrato in letteratura, un legame molto forte tra la depressione postpartum materna e un alterato sviluppo del bambino. Lo sviluppo del bambino viene compromesso da un punto di vista emotivo, come ha già detto la mia collega, disturbi esternalizzanti in particolare, vedremo, sono stati registrati. Vediamo che questo legame tra la depressione materna e il bambino, il danno del bambino, questa relazione, a un certo punto entrano in gioco dei fattori che abbiamo chiamato fattori mediatori. In letteratura vengono indicate come delle variabili che mediano questo danno partendo dalla depressione postpartum sul bambino. E questi fattori mediatori sono contestuali, in letteratura vengono indicati anche come fattori che riguardano la famiglia. Quali sono i fattori contestuali? I contestuali allargati possiamo parlare di supporto sociale, quindi è molto importante anche che durante la gravidanza ci sia un sostegno alla gravidanza, quindi la donna ha bisogno di avere un supporto sociale. Per quanto riguarda quello contestuale che riguarda la cerchia familiare, in letteratura è dimostrato che è molto importante la soddisfazione nella coppia. La soddisfazione della coppia, vedere, analizzare com'è la relazione nel momento in cui si decide di avere un bambino. Quindi l'insoddisfazione della coppia può avere una ricaduta successivamente nel eventuale sviluppo non giusto del bambino, diciamo. E in questo contesto diventa rilevante il ruolo del padre. Il ruolo del padre, il suo benessere è determinante. Allora, perché è determinante il ruolo del padre? Allora andiamo a vedere, in letteratura si parla di buffer effect, cioè il padre ha un effetto tampone, quindi può avere un effetto protettivo
nel senso che se la donna soffre di depressione postpartum e il padre sta bene, può in un certo senso sopperire ai danni, cioè può in un certo senso intervenire e il bambino ha una capacità di recupero. Anche se i danni si registrano, come ha detto la professoressa Simonelli, si è visto in alcuni studi che il padre può sostenere la donna e di conseguenza il danno del bambino è sicuramente meno grande, Invece si è visto che se il padre non ha questo effetto tampone, perché è presente, ha già sviluppato una psicopatologia che tra poco vedremo, soffre di depressione, il padre può essere invece un fattore di rischio, cioè può peggiorare ulteriormente la situazione. Allora, per quanto riguarda la depressione paterna, quindi vi parlerò di depressione paterna, qui abbiamo parlato tanto di depressione materna, adesso ci concentriamo sul padre, proprio perché ha questo effetto o tampone o un effetto protettivo. Allora, la depressione paterna, abbiamo guardato un po' la letteratura recente, quindi io mi sono più che altro concentrata sulla letteratura internazionale e ho visto che non esiste una specifica definizione di depressione paterna, si utilizza quella materna. Quindi per definirla, quindi secondo il manuale, quella che abbiamo già visto. Quindi l'insorgenza della depressione paterna è entro i primi 12 mesi dopo il parto. L'incidenza della depressione postpartum paterna è fra 1,2 a 25,5%. Questi sono i dati della letteratura recente. Si nota che a 3 mesi arriva a 7,7%, e tra 3 mesi può arrivare a 25,5%. Quindi mi pare che 3 mesi sono la parte centrale in cui abbiamo un picco per quanto riguarda l'incidenza di questa depressione. Ancora, molto importante, se la madre soffre di depressione postpartum, qui sale tra 24 e il 50%. Allora, da che cosa differisce da quella materna? Differisce dal fatto che lo sviluppo è più insidioso, i sintomi sono meno evidenti. Immaginate la difficoltà anche del padre di chiedere aiuto. Già abbiamo notato che ci sono difficoltà da parte della donna di chiedere aiuto, perché come vi ho detto la maternità viene vissuta come un lieto evento, no? Quindi già la donna fa difficoltà, figuriamoci l'uomo a chiedere aiuto. Quindi i sintomi sono più subdoli, meno evidenti e quindi più difficili da diagnosticare, questo dice la letteratura. Tende a cominciare più tardi, solitamente dopo l'insorgenza di quella materna, con un andamento crescente durante tutto il primo anno di vita del bambino. Allora, i padri con depressione postpartum presentano determinate caratteristiche in più, oltre alla diagnosi che è molto simile a quella della donna. Loro sono stati, in molte ricerche sono stati intervistati, sono stati valutati e loro riferiscono di non sentirsi supportati dalla donna. È naturale, la donna è occupata a risolvere la sua depressione e loro riferiscono di non sentirsi supportati. È stato registrato, si evidenzia anche un ritiro da situazioni sociali, sono caratterizzati da indecisione, vedete, cinismo, tutto quello che abbiamo trovato in letteratura, evitamento, attacchi di rabbia, una rigidità affettiva e un'autocritica, facile irritabilità e c'è un'aumentata conflittualità coniugale, quindi questo è molto importante. E in più, come comportamenti, sono stati osservati anche dei comportamenti genitoriali negativi, in cui il padre presenta una diminuzione delle emozioni negative, calore e sensibilità verso i confronti del neonato e della compagna, quindi una maggiore ostilità, invadenza e disimpegno. Non si sente assolutamente coinvolto, cioè lui è completamente... si sente non coinvolto in questa relazione, per cui disinveste. Allora vi riporto, vedete, questo è ho preferito riportarvi questo articolo, vedete, è recente, del 2015, è molto interessante perché ci fa capire come in pochissimo tempo, facciamo fino agli ultimi anni del secolo scorso e adesso, si sta parlando tanto di depressione postpartum a livello internazionale. Si dice, appunto, questo è il titolo, è molto interessante, che cosa gli operatori sociali dovrebbero sapere, perché come dicevo prima la gravidanza è una grande opportunità di screening, ma questo screening
varrebbe la pena naturalmente un'attenzione anche nei confronti del padre. Infatti in questo articolo si dice è un problema significativo, molto pesante, è sottostimato, sottotrattato. Questo è un articolo molto recente. E vi posso anche dire che le riviste che sono state considerate vanno tutte riviste psicologiche, molto di nursing e pediatria, proprio per fare capire che questo è un problema che riguarda tutti gli operatori che si occupano di depressione postpartum. E quali sono i fattori di rischio della depressione postpartum materna? Come vi dicevo, la presenza della depressione postpartum materna. Se la madre è depressa, il rischio è più che raddoppiato che il padre possa poi naturalmente avere una depressione paterna. I sintomi depressivi antecedenti che si possono notare come fattori di rischio sono ansia e depressione durante il parto. Un altro fattore di rischio molto importante, che qui insisto, l'insoddisfazione della coppia. Altri fattori di rischio nella DD più paterna si sono registrati e sono l'insoddisfazione professionale da parte del padre, il fatto che loro registrano che c'è una mancanza di supporto sociale e il fatto di aver perso un bambino durante una precedente gravidanza. Difficoltà del bambino dopo la nascita oppure nelle funzioni legate all'interazione con esso. Allora, le conseguenze di questa depressione paterna sul neonato. Allora, possono avere un'influenza negativa sulla cura e sul legame col bambino. Si può registrare uno stress nel nucleo familiare e il bambino può sviluppare una psicopatologia infantile, disturbi emotivi, iperattività e comportamento, ansia e depressione. E si è anche visto che c'è un ritardo nello sviluppo dei primi 2 anni in particolare e si è visto che questo ritardo si registra in particolare se il bambino è maschio, è maggiore se il bambino neonato è maschio. Le conseguenze, come vi dicevo, danno maggiore quando entrambi i genitori sono depressi. Non solo, in alcuni articoli si evince che il rischio di presentare queste problematiche emotive e comportamentali risulta proporzionale alla gravità dei sintomi depressivi di entrambi i genitori. E tale rischio si è visto in studi longitudinali, quindi io volevo segnalare che ci sono degli studi longitudinali in letteratura, che la depressione, questi studi dimostrano che anche se la depressione materna e paterna si è risolta, ok? Si è esaurita, quindi è dimostrato, vengono fatte delle somministrazioni, delle valutazioni, viene fatto assessment, si vede che comunque il rischio nei confronti del bambino persiste e gli studi riguardano bambini fino a 3, a 5 e a 7 anni. Quindi, implicazioni per la pratica clinica che naturalmente si evince da questi articoli, quindi io vi riporto, quando un genitore è depresso l'ambiente del bambino è compromesso, il bambino è sicuramente a rischio. Quando entrambi i genitori sono depressi, il rischio per il bambino aumenta. Adottare una prospettiva familiare, questo si evince dagli articoli, cerchiamo di guardare alla famiglia, non solo alla donna. Includere il padre, quindi l'attenzione nei confronti del padre. La depressione, abbiamo visto da questi articoli che abbiamo appunto considerato adesso, la depressione materna è il più grande predittore di depressione postpartum negli uomini. Quindi varrebbe la pena, lo dicono gli articoli, gli autori, diversi autori autorevoli, inserire nel protocollo lo screening degli uomini, le cui partner risultano depresse. Identificare le famiglie, quindi, in cui entrambi i genitori sono depressi. Infatti qui io vi ho riportato un box sempre di un articolo in cui si dice quali possono essere le opportunità di screening, di educazione e di prevenzione. E come vedete il padre vengono valutati i fattori di rischio nella fase prenatale, nel momento della nascita, ma è molto importante nei cosiddetti incontri successivi dei bilanci di salute del neonato viene fatto screening anche al padre. Perché è lì che bisogna intervenire, perché se il padre è depresso bisogna in un certo senso fare supporto. Come si può fare supporto? Il supporto può partire anche prima, perché abbiamo visto che una variabile decisamente rilevante è il conflitto coniugale. Quindi il conflitto coniugale amplifica, associato alla depressione materna a quella paterna. Quindi varrebbe la pena una presa in carico, in che modo? Fare un supporto sociale e emozionale, interventi precoci con la presa in carico della coppia,
aiutare a superare gli eventuali conflitti, rinforzare la relazione e facilitare un sano adattamento alla genitorialità. Quindi in quelle situazioni di rischio in cui la coppia ha già un conflitto coniugale, varrebbe la pena fare questo tipo di presa in carico, proprio perché il conflitto coniugale può amplificare. Anche qui vi riporto delle modalità di intervento. Quindi le conclusioni che si possono naturalmente ricavare da questa rassegna veloce che vi ho fatto, una sintesi, sono che i corsi di preparazione al parto e le terapie di sostegno alla maternità dovrebbero includere i padri. La presa in carico dopo il parto non deve riguardare solo la madre, ma il bambino, ma la triade e la famiglia. Quindi, come si evince da questi articoli, sicuramente l'unità di analisi non deve essere solo la madre, ma deve essere la coppia e sostenere la coppia nel passaggio da coppia coniugale a coppia genitoriale. Questo momento di transizione è decisamente delicato, quindi bisogna dare uno sguardo anche alla triade successivamente, quindi bambino, madre e padre. Ho finito? Questo è il mio intervento. Allora, grazie Stefania per aver aperto la prospettiva anche al ruolo del padre e anche grazie per la precisione e la sintesi rispetto dei tempi. Introduco Mario Sellini per l'intervento Psicologi tra autonomia e integrazione, è direttore del Centro Salute Mentale di Lamezia Terme e segretario generale di AUPI. Buongiorno a tutti, un doveroso ma sentito ringraziamento a chi ha organizzato questa giornata di approfondimento più che di formazione, ed è una giornata di approfondimento che è servita e serve anche a me, al ruolo che svolgo in quanto direttore di un centro di salute mentale, e mi è servita e mi serve, ancorché io non sia un esperto in quest'ambito. La prima sollecitazione che mi è venuta dagli interventi che si sono susseguiti è relativa ad un dato di fatto, ad una constatazione, al mio servizio e in genere, perché un po' di esperienza in quest'ambito, nell'ambito della gestione dei servizi con colleghi, psicologi e psichiatri che dirigono dipartimenti o servizi di salute mentale, alla luce dell'esperienza devo constatare che pochissimi sono i casi che arrivano alle strutture predisposte alla tutela della salute mentale. Già questo diventa un punto, un punto critico e un punto di domanda al quale una risposta credo si debba cominciare a dare. Evidentemente le strutture o questo tipo di strutture, centri di salute mentale, dipartimenti e quant'altro, hanno una rigidità tale per cui non riescono ad accogliere e forse neppure accogliere queste problematiche. Quindi la prima constatazione è un'autocritica che faccio a me, alla struttura nella quale lavoro e che dirigo, ma probabilmente alla modalità con la quale vengono pensate queste strutture. Il tema che mi è stato dato è quello dell'integrazione tra i professionisti. Io devo ringraziare Paolo Michelin che nell'ultima parte del suo intervento mi ha anticipato e quindi mi aiuta a ridurre il tempo da dedicare all'intervento. Paolo giustamente diceva che per aumentare l'adesione delle donne, anche dei padri, facendo riferimento all'ultimo intervento,
agli screening, da soli come categoria e come professione non ce la facciamo, ed è un dato di fatto importante. E qual è il modo per aumentare il grado di adesione? Ovviamente quello di creare e costruire alleanze con tutti quelli che lavorano e intervengono nell'ambito della maternità in senso lato. Quindi i professionisti con i quali dobbiamo imparare a rapportarci sono dagli infermieri, ostetriche, ginecologi, relazioni con i reparti di pediatria degli ospedali, neonatologia, i reparti di ostetrice, è tutto un mondo col quale noi dobbiamo cominciare ad avere rapporti, ma non i rapporti quelli sporadici o quelli collegati ai singoli casi che ci vengono proposti. No, dobbiamo inventare, dobbiamo mettere in piedi strumenti e capacità di relazioni stabili nel tempo, una progettualità della quale noi possiamo farci promotori, ma non possiamo essere gli unici attori di quello che andiamo a fare. Un soggetto importante col quale relazionarsi sono i medici di famiglia. I medici di famiglia diventano uno dei soggetti, anzi sono il soggetto principale col quale relazionarsi. Prima si diceva, un relatore ha detto che questo tipo di intervento deve essere articolato e deve essere impostato addirittura a livello di base, non come intervento specialistico, almeno nella fase di individuazione. E il livello di assistenza di base parte appunto dall'assistenza garantita dai medici di famiglia. Devo dire che anche in questo caso Paolo faceva riferimento ai livelli essenziali di assistenza. Nei livelli essenziali di assistenza, che sono come dire, le prestazioni che lo Stato, le regioni assumono come obbligatorie nei confronti dei cittadini, nei livelli essenziali di assistenza, pur non essendoci riferimenti specifici a questo tipo di problematica che è oggetto di questo nostro incontro oggi, però nella bozza di decreto vengono indicati dei percorsi, vengono indicate delle possibilità e addirittura degli obblighi di rapporto tra i diversi professionisti, e all'interno di questo flusso di informazione, all'interno di questi rapporti che devono comunque obbligatoriamente essere costruiti, dobbiamo avere la capacità di far passare anche le cose che ci siamo detti che abbiamo ascoltato questa mattina. Mi sorprende e qui vorrei allargare un po' il discorso alla politica professionale. Stamattina ci sono state mostrate ottime ricerche, ci sono stati indicati degli ottimi strumenti per intervenire, eppure la professione, la categoria, noi psicologi non riusciamo a dare quella spinta e a implementare, come dicono quelli che parlano bene, a implementare tutto quello che noi sappiamo, tutto quello che noi sappiamo fare nella realtà quotidiana. In parte può essere il frutto di una ancora scarsa correlazione con gli altri professionisti, e su questo dobbiamo fare molto. Il Presidente dell'Ordine Nazionale, Fulvio Giardina, stamattina all'inizio dei lavori ha dato qualche indicazione in questo senso. Ha detto che nuove professioni si stanno affacciando, le vecchie professioni stanno chiedendo la costituzione e un modello organizzativo simile a quello degli ordini professionali più
più antichi o comunque degli ordini professionali come il nostro, e con queste professioni noi in qualche modo non è che dobbiamo fare i conti in senso negativo, dobbiamo cominciare a relazionarci perché sono tutti professionisti che in qualche modo hanno a che fare con la salute e con il benessere dei cittadini, in questo caso anche con la prevenzione, il benessere e la salute delle donne relativamente al problema della depressione post-partum. Io vado così a spot che vorrei semplicemente lasciare degli spunti di riflessione. Ci sono dei temi relativamente alla depressione post-partum e a tutto ciò che è collegato a questo tema che sulla stampa sembrano argomenti tabù. Io ne voglio citare uno, e sono le morti in culla. È un argomento che davvero non può essere trattato. Perché lo voglio mettere qui sul tavolo a disposizione come riflessione collettiva? Perché i primi dati non ufficiali, perché dati ufficiali non ne avremo, mi sono stati riferiti, ma diversi anni fa, in un incontro informale, conviviale, con l'allora sottosegretario alla salute Guidi, che tra l'altro è un neuropsichiatra infantile, lui era sottosegretario alla salute, mi disse, guarda che se noi dovessimo come Ministero della Salute pubblicare i dati ufficiali relativi alle morti in culla, succederebbe un putiferio. Quindi noi quei dati non li possiamo pubblicizzare, e sono dati strettamente collegati alla depressione post-partum, sia relativamente alla figura femminile, ma anche alla figura del padre, o comunque alla figura maschile. E lui portava se stesso come esempio, ovviamente in modo paradossale, ma ci diceva questo. Quindi anche sulla stampa, nei mass media, ci sono dei temi che non trovano riscontro. Evidentemente vanno a toccare dei punti nevralgici così delicati che è bene non tirare fuori. A meno che qui non me ne voglia il ministro Lorenzin che sta per partorire, a meno che i problemi dei singoli politici, dei singoli nostri governanti non diventino temi da porre poi all'attenzione dell'agenda politica, per come si suol dire. Nessuno augura ovviamente al Ministro un'esperienza del genere, ci mancherebbe, però probabilmente in una situazione del genere io propongo al Presidente dell'Ordine regionale che ha organizzato questo incontro di mandare per esempio gli atti di questo convegno al Ministero e al Ministro. Potrebbe anche essere interessanti. E allora per chiudere dico questo. Noi partiamo e scendo un po' con i piedi per terra, perché tra l'altro siamo dei professionisti, abbiamo sentito di ricerche, di strumenti, di capacità di intervento, di competenze da spendere, ma queste competenze da spendere poi in qualche modo devono dare dei ritorni ai professionisti che ci lavorano. E allora, se i dati che ci sono stati forniti sono coerenti, anzi io direi che addirittura sono riduttivi rispetto all'entità dei numeri in gioco,
solo fermandoci ai dati che ci sono stati forniti, in realtà noi avremmo ogni anno almeno 40.000 nuovi casi da valutare, da esaminare e da prendere in carico. 40.000 nuovi casi sono una massa enorme di utenti che per esempio i servizi pubblici potrebbero non essere, io dico, non sono in grado di soddisfare. E allora come fare per far sì che le risposte alle donne o comunque a chi ha problemi di depressione postpartum arrivino comunque? Come si può fare per integrare il pubblico che ha delle risorse limitate con il privato e nel caso nostro i colleghi nostri liberi professionisti sono tantissimi. Come si può fare per integrare questi due aspetti? Questo credo che sia un compito importante per chi vuole fare politica professionale. E tutti assieme, colleghi che lavorano nel pubblico, che hanno i loro limiti, come è stato anche sottolineato, il pubblico che ha dei limiti anche di carattere economico, devono, assieme ai colleghi che lavorano nel privato e assieme però tutti con le altre professioni, mettere in piedi una progettualità capace di accogliere queste richieste e di soddisfare una domanda che è in aumento, come si diceva qualcuno. Io credo di aver rispettato i tempi, spero di aver lasciato qualche spunto di riflessione. Vi ringrazio e buon proseguimento dei lavori. Grazie Mario, veramente anche per il rispetto dei tempi. Adesso chiamo Gabriella Palumbo, che è ricercatore nel reparto di salute mentale del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità, e ci parla della fattibilità dello screening e dei esiti nella pratica. Grazie Gabriella. Prima di tutto grazie agli organizzatori e grazie in particolare alla dottoressa Gina Barbano che ha fortemente voluto questo convegno, e le sono grata e sono anche onorata di poter essere qui e poter portare alla vostra attenzione la ricerca che abbiamo avuto modo di fare presso l'Istituto Superiore di Sanità. Io, oltre che ricercatore, sono anche psicologa.
Grazie infinite Gabriella per la tua puntualità, per la precisione con cui hai dato questo messaggio e soprattutto per questo messaggio su cosa fare, quando fare. Voi sapete che come ordine ho strenuamente voluto organizzare questo convegno come Commissione Sanità che coordino, proprio perché io credo che questo convegno sia un punto o debba essere un punto di partenza per i colleghi del Veneto per costruire una rete, per costruire un rapporto di dialogo, di collaborazione. L'ordine si presta a essere d'aiuto ai colleghi, perché tanto lavoro possiamo fare in questo ambito se siamo tutti assieme. Adesso chiamo, proprio in funzione della rete che dobbiamo creare con tutti gli operatori, chiamo la Presidente del Collegio Interprovinciale delle Ostetriche, la dottoressa Barbara Guarinoni, e ci parla appunto del ruolo dell'ostetrica. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori per averci volute qui oggi. Io a rappresentare le ostetriche del Veneto e con molto piacere partecipo a questo incontro che verte su un argomento molto sentito. Verrebbe da chiedersi cosa c'entrano le ostetriche con la depressione postpartum. Questo è un argomento appannaggio delle psicologhe, ma in realtà le ostetriche c'entrano e c'entrano molto, nel senso che sono quelle figure che costantemente sono accanto alla donna in tutti i cicli della loro vita, da quando da adolescenti le accompagnano nella prevenzione, nella contraccezione e poi anche nel climaterio, quando la donna va incontro ai processi di menopausa, eccetera, l'accompagna. Ma centralmente rimane questo momento così delicato e particolare che vede protagonista la donna, non di meno il compagno, il partner e la famiglia in generale, che è quello appunto della nascita, quindi l'accompagnamento alla gravidanza, il parto e soprattutto il periodo del postpartum. E questo infatti è un momento centrale per il quale mi piacerebbe dire che il nostro è un pensiero e un'attenzione costante, perché spesso questa è una professione intanto molto antica. Prima si parlava di professioni nuove, vecchie, questa è proprio molto vecchia, molto antica. È un'arte più che una professione, perché chi sceglie questa professione non lo fa a caso, lo fa perché ama tutto quello che è il mondo della donna, la relazione con la donna e si approccia di solito con una grande passione che è quella che anima la nostra professione. L'ostetrica dunque è vicina durante il percorso nascita. Voi sapete che soprattutto nelle regioni più fortunate esistono dei lavori consultoriali, dei percorsi consultoriali dove l'ostetrica accompagna, incontra la donna periodicamente e molte volte prima del parto, e organizzati più o meno a seconda delle realtà e delle possibilità anche economiche e della visione politica che non dobbiamo dimenticare che ci sta dietro a questo, no? Perché sapendo che questo è un momento così importante che forge, che inizia la vita di ogni persona, sapendo che poi questi nostri bimbi sono il nostro futuro, sono le generazioni
che popoleranno il nostro mondo, dovrebbe esserci un'attenzione anche politica e, come dire, e di salute verso questo momento, di attenzione. Ed è questo cioè gli operatori che lavorano e che sanno, soprattutto chi in prima linea come me e sa di che cosa hanno bisogno le donne, di che cosa hanno bisogno i bambini, poi devono trovare una corrispondenza anche in chi governa la politica e l'economia di queste cose, no? E quindi noi magari parliamo, però sono loro che hanno in mano poi la fattibilità di tutte le cose buone e sane che ci diciamo. Appunto ritengo che è ben chiaro come il ritorno a casa di una mamma e di un bambino oggi sia una cosa che ha visto nell'ambito, nel divenire della storia, una trasformazione molto importante che mira oggi, la società di oggi, soprattutto occidentale, dove questa è una problematica presente molto meno in altre culture. Non lo era molto meno anche da noi, quando un tempo la madre tornava a casa ed era la madre e il bambino non erano come dire, solo un nucleo a sé stante della famiglia piccola, ma erano proprietà, come dire, o comunque erano il bambino era figlio del villaggio, era figlio di una famiglia matriarcale che aveva delle attenzioni verso la madre, così che la madre potesse averle a ricaduta verso il suo figlio. Questa cosa oggi si è spostata e si ritorna a casa, spesso le donne sono sole, hanno i mariti o i compagni che escono la mattina e ritornano alla sera, una madre che ancora lavora, zie, sorelle che altrettanto sono ancora impegnate, e quindi spesso la solitudine anima no, questi mostri che si insinuano, che sono questi disturbi come dire, dell'umore, che possono trasformarsi in patologie più significative e serie. Il ruolo e quello che sono venuta oggi a dire o a parlare così è del ruolo dell'ostetrica. Il ruolo dell'ostetrica potrebbe essere centrale anche per voi psicologi, potrebbe essere, come dire, quella propaggine, quel gancio che serve a portare le donne, perché spesso le donne depresse non cercano aiuto, non sanno come cercarlo, e forse l'ostetrica può essere quella figura che con entusiasmo, anche smorzando i toni della cosa, può portarli a chi poi può governare la cosa più importante, che è lo stato magari patologico. Oggi poco è sviluppato questa attenzione soprattutto al dopo parto, perché l'accompagnamento al parto è una cosa abbastanza diffusa, con dei anche buoni risultati, se vogliamo guardare così epidemiologicamente la nostra zona quantomeno. Poi questo secondo me è un po' a macchia di leopardo rispetto all'Italia in generale. Comunque c'è questo accompagnamento alla nascita. Spesso il problema succede quando poi nel postpartum che la donna ha problemi ad essere sostenuta, ed è lì che probabilmente nascono anche i momenti più difficili, perché spesso il parto può essere un momento di grande raccolta energetica, di grande entusiasmo verso questa nuova situazione, ma può essere invece anche un vero momento di grande stress e di grande come dire, fatica, e spesso le donne che vanno a casa poi non hanno occasione di elaborare questa cosa, di condividerla, di viverla, esorcizzando anche quello che è successo. E l'ostetrica che ha esperienza, ha un sentire profondo, spesso cerca di restituire alla donna, a chiudere, no? Quello che è stata la sua esperienza, se soprattutto l'esperienza è stata negativa, perché a volte le donne vanno incontro a dei
travagli, a dei parti che magari sono vissuti come uno stress grande più che positivo, come un trauma, no? E quindi questa chiudere, questo come dire, governare queste sensazioni negative diventa molto importante. Invece queste donne spesso non hanno poi questo tornaconto, questa possibilità. Vorrei anche focalizzare l'attenzione su quanto sia importante lasciare alla natura la sua peculiarità e la sua grande opportunità di risolvere certe situazioni. Il parto, con tutta la sua cascata ormonale, è un momento in cui si sprigionano endorfine, ossitocina, prolattina, tutti ormoni che sono di per sé antidepressivi. L'allattamento stesso è un grande aiuto che la madre ha a disposizione per prendersi cura del suo bambino, per sentirsi assolutamente competente e consapevole di quello che sono le sue possibilità. L'aiutarla, spesso viene organizzato anche dopo il parto degli incontri con le mamme. I gruppi infatti di incontro sono momenti di grande scambio in cui le donne, essendo come dire, delle madri con cuccioli, un po' si diventano solidali fra di loro e si difendono insieme da quelle che sono le insidie esterne. Spesso le mamme hanno anche la capacità di prendersi cura delle madri più fragili e dei figli delle madri più fragili, quindi questo lavoro di gruppo è anche importante per sostenere le madri in difficoltà, perché poi ci sono vari livelli. Voi ci insegnate che probabilmente c'è una situazione anche così fisiologica, il maternity blues, il baby blues, che io accoglierei anche con molto senso positivo, nel senso che mi sembra anche anomalo che non succeda nella vita di una donna un momento di difficoltà dopo quello che è stato la dirompente esperienza di un travaglio, di un parto. Quindi accoglierei tutte queste cose anche con il dovuto rispetto, no, che meritano. Chiaro che poi quando questo sfocia in qualcosa di più, gli occhi aperti e attenti devono poter permettere alla donna di essere come dire, aiutata e supportata da chi di competenza. E poi io veramente avrei tante cose da dire, nel senso che le ostetriche hanno anche un senso molto pratico delle cose, per cui se ne hanno l'opportunità, se l'organizzazione che sta a monte prevede che le ostetriche vadano a casa delle donne, dove le donne vivono realmente, dove si può vedere com'è la relazione col suo bambino, con il partner, col mondo che la circonda, questo è un grande specchio per quello che è, no? Anche il cogliere alcuni segni di difficoltà che la donna può manifestare. Le ostetriche quando vanno dalle donne a casa hanno un approccio ovviamente molto come dire, molto materno e molto alla mano, come noi sappiamo fare. E quindi le donne si aprono e svelano in realtà il loro intimo problema, la loro intime difficoltà. Quindi anch'io vi lascio con l'augurio e la speranza che la collaborazione tra queste figure, che mi sembra fondamentale, perché mi sembra impensabile che uno psicologo possa arrivare a quella semplicità, se vogliamo, a quella come dire, a quel rapporto diretto che invece noi possiamo avere, possiamo essere una possibilità di unione tra la mamma e lo psicologo nel caso la madre ne abbia bisogno, e quindi essere uno strumento in mano al benessere della mamma e del bambino. E quindi mi auguro che con questa chiave di lettura ci possa essere un grande lavoro anche di squadra. Ecco. Arrivederci. Allora, grazie a Barbara per questo anche messaggio e l'importanza, insomma, di mettere insieme
le forze, nonostante le difficoltà che possano esistere. Ora chiamo Pietro Grusso, responsabile del servizio del consultorio familiare sede di Este e Montagnana, per l'esperienza nell'azienda ULS 17. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori del convegno per l'invito e per la possibilità di riportare quella che è l'esperienza oltre decennale che nell'azienda ULS 17 abbiamo attivato in riferimento alla psicopatologia in gravidanza e dopo il parto, con particolare attenzione alla depressione postpartum. Una breve descrizione prima di descrivervi quello che è il servizio attivato specificatamente nella nostra azienda, alcune informazioni sull'azienda ULS 17. È una piccola azienda della provincia di Padova, nella cosiddetta Bassa Padovana. È un'azienda che conta circa 180.000 residenti e attualmente le nascite si attestano intorno a 1.300 per anno. All'interno dell'azienda abbiamo un unico punto nascita, attualmente collocato presso il recente ospedale Madre Teresa di Calcutta, inaugurato alcuni mesi fa. Allora, consapevoli di tutti gli aspetti che i colleghi che mi hanno preceduto sono stati riportati questa mattina, circa 10 anni fa, 12 anni fa, abbiamo deciso presso la nostra azienda di implementare e di attivare un servizio specifico per la depressione perinatale. La letteratura sugli aspetti che connotano questa specifica psicopatologia della donna erano tanti, sono tanti, ma c'era pochissima letteratura che descriveva come attivare un servizio specifico coinvolgendo il più possibile tutti i servizi di una azienda sociosanitaria. Alla ricerca della letteratura che più poteva aiutarci ci siamo riferiti alle esperienze soprattutto della Gran Bretagna e della Svezia, con particolare attenzione al lavoro di John Cox e Jenny Holden, che all'inizio degli anni 90 costruendo l'EPDS aveva attivato tutto un servizio di prevenzione nell'area di Edimburgo. Quindi abbiamo preso come riferimento le due pubblicazioni di Cox e Holden e li abbiamo utilizzati come criteri di riferimento che ho riassunto in 4 punti principali. Allora, l'intento era quello di per poter partire per un servizio integrato per la depressione perinatale, l'intento era fondamentale costituire un gruppo di lavoro multidisciplinare e multiprofessionale, individuare un referente coordinatore dell'intero progetto, redigere un documento locale dove all'interno dovevano essere presenti i criteri di prevenzione, diagnosi e cura, e quello che voleva essere anche un fiore all'occhiello, prospettare interventi adeguati a seconda della tipologia di disagio e delle specificità di ciascuna donna. Quindi era il 2004, con la regia del direttore del distretto sociosanitario unico, direi illuminato, il primo passo è stato quello di costituire un gruppo di lavoro multidisciplinare e multiprofessionale con l'individuazione di un referente aziendale.
e il direttore del distretto, valutando la specificità del progetto, ha ritenuto di individuare come referente uno psicologo, perché c'era da mettere assieme tutta l'attività di prevenzione, trovare un ponte tra i diversi servizi territoriali ed ospedalieri, con il coinvolgimento anche dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Quindi l'indirizzo che ha dato il direttore è stato quello di individuare uno psicologo clinico con competenze anche di tipo organizzativo. Il secondo passo è stato quello di redigere una procedura diagnostico-terapeutica assistenziale, all'interno della quale doveva essere scritto nel dettaglio quelli che erano i vari percorsi sia di tipo preventivo che di cura e di diagnosi, con degli indicatori di esito e di processo, affinché fosse valutata l'efficienza, l'efficacia e l'appropriatezza degli interventi adottati. Quindi, con la costituzione del gruppo di lavoro misto, costituito da psichiatri, psicologi, ginecologi, pediatri, compresi anche rappresentanti dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, è stato scritto il PDTA, che ha come titolo Gestione delle problematiche psicologiche e psichiatriche, all'interno del quale ritroviamo il distretto, come ho già detto, il Dipartimento Materno-Infantile, il Dipartimento Salute Mentale e i rappresentanti dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Nello specifico, il Dipartimento materno-infantile ha visto la collaborazione dell'unità operativa complessa di pediatria e quella di ginecologia ostetricia. Per quanto riguarda il distretto c'è la collaborazione del servizio consultorio familiare, che è una delle colonne portanti dell'intero percorso e progetto, così come il servizio età evolutiva neuropsichiatria infantile. Per quanto riguarda invece il Dipartimento Salute Mentale, sono presenti i servizi sia ospedalieri che territoriali, quindi nelle situazioni sia di interventi ambulatoriali territoriali, ma anche nelle situazioni di ricovero delle mamme con depressione postpartum grave. Il documento è stato proposto al vaglio del Comitato Etico per la Pratica Clinica affinché si pronunciasse sui contenuti e sulla qualità del bilanciamento e dell'appropriatezza di quelli che erano gli interventi descritti in maniera dettagliata all'interno del documento. Il Comitato Etico, dopo 2 mesi di analisi del documento, ha espresso parere positivo in quanto il documento rappresentava un punto d'incontro bilanciato e rispettoso della dignità del paziente. In termini di prevenzione, gli interventi attivati all'interno dell'azienda ULSS 17 possono essere distinti in prevenzione secondaria, quindi c'è un'attività di screening che coinvolge i pediatri di libera scelta, coinvolge l'unità operativa di ginecologia ostetricia, in quanto le donne attraverso questionari o colloqui vengono screenate sia in gravidanza che nell'immediato dopo parto, così come ritroviamo il coinvolgimento del servizio consultorio familiare, soprattutto con i corsi di accompagnamento alla nascita, viene effettuato uno screening ad ampio raggio su tutte le donne appunto che partecipano ai nostri corsi. Per quanto riguarda invece la prevenzione terziaria, sempre il consultorio familiare e il centro salute mentale sono coinvolti per i percorsi sia di diagnosi che di cura a seconda della tipologia di manifestazione depressiva o psicopatologica che la donna, il compagno o l'intera famiglia presentano. Nel dettaglio, in termini di prevenzione secondaria,
il servizio consultorio familiare è attivo in tutto per quanto riguarda i 9 mesi di gravidanza, ma anche nei primi 12 mesi dopo il parto, attraverso la proposta di compilazione dei questionari con l'invio a domicilio, con la presenza di una lettera preaffrancata dove alle donne viene chiesto di compilare il questionario e di rimandarlo indietro al consultorio familiare. Così come appunto la ginecologia ostetricia, dove è attivo un lavoro di screening attraverso la compilazione dei questionari o anche colloqui clinici con uno psicologo dedicato nei giorni immediatamente successivi alla nascita del bambino. I pediatri di libera scelta stanno collaborando in maniera ampia. Per quanto riguarda i medici di medicina generale c'è un progetto formativo affinché si riesca a coinvolgerli nell'interezza di quelli che sono i nostri collaboratori del territorio. Quali sono i numeri? Beh, sono circa 800 donne che per anno riusciamo a screenare su circa 1300 nascite. Gli interventi sono di psicoterapia, farmacoterapia, ma anche interventi domiciliari che vedono coinvolti l'ostetrica, l'educatore, l'infermiere, ma anche operatori del volontariato. Spesso in termini di integrazione e di presa in carico suggeriamo anche i corsi di massaggio infantile, gli incontri di sostegno alle capacità genitoriali, così come gli incontri di gruppo madre-bambina. Alcuni dati provvisori del 2014: il servizio consultorio familiare e l'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia ha seguito 104 donne, il Dipartimento Salute Mentale ha seguito 20 donne con depressione postpartum. Oltre all'attività di diagnosi e cura, i servizi integrati per la depressione perinatale della ULSS 17 svolgono un'attività di sensibilizzazione, di incontri con la popolazione e di contatto anche con la stampa locale. Alla vostra sinistra potete vedere la prima pagina di un articolo del nostro giornalino locale Salute 17, così come una recente pubblicazione sul Gazzettino che descrive la nostra attività ormai decennale. Il sito web aziendale attualmente non è consultabile perché lo stiamo rielaborando. Facciamo anche attività di ricerca di tipo divulgativo su riviste recensite italiane, così come internazionali. Tutto questo lavoro ci ha permesso di ottenere dall'Osservatorio Nazionale Salute della Donna di Roma, che è un organismo privato che ha il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma anche del Ministero della Sanità, ci ha permesso di ottenere il bollino di Centro di Eccellenza Nazionale, e in questo momento siamo l'unico centro nazionale che mette assieme un progetto che coinvolge in maniera integrale l'ospedale e il territorio. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Pietro per questa immissione nella realtà e ci hai fatto vedere quanto è possibile farlo, questo intervento integrato, quanto è possibile realizzarlo. Grazie. E adesso chiamo Maria Rosa Quattraro, che è psicologa psicoterapeuta, servizio di psicologia ospedaliera nell'unità operativa complessa di ginecologia e ostetricia dell'ULSS 6 di Vicenza, e ci parla dell'esperienza dell'azienda ULSS 6. Prego, si sieda. Grazie. Presentazione, visualizzazione. Qua? Sì. Buongiorno, l'esperienza che io vi porto è un po' diversa da quella del collega.
Io sono psicologa presso il servizio di psicologia ospedaliera dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove lavoro presso il reparto di ginecologia e ostetricia dal 2000. La presenza dello psicologo presso il reparto è stata fortemente voluta dall'allora primario dell'unità operativa per una serie di problematiche che si manifestavano rispetto ai lutti legati alle gravidanze, rispetto agli aborti. In realtà poi questa attività è stata di molto ampliata negli anni, è stato creato il servizio di psicologia ospedaliera dove lavoriamo in 9, di cui 4 colleghi strutturati e 5, siamo in 5 sumaisti, tra cui anch'io. L'attività presso l'ostetricia all'inizio appunto è stata strutturata secondo protocolli operativi sulle diverse problematiche, diciamo, organiche che potevano portare a una serie di problematiche anche emotive. Solo in un secondo momento, diciamo, ho sentito l'esigenza di strutturare dei percorsi più specifici rispetto al puerperio, e sono state poi in un secondo momento date anche delle risorse anche in termini orari perché questo potesse avvenire. Quindi da un'attività di consulenza psicologica e poi presa in carico, perché noi abbiamo sia il servizio in reparto sia la possibilità di seguire in continuità con l'attività di reparto, di seguire i pazienti ambulatoriamente. Quindi se in un primo momento la mia presenza in reparto è stata prevalentemente come consulenza psicologica per i casi che venivano rilevati dal personale particolarmente dove si evidenziavano delle difficoltà, in un secondo momento, proprio perché per la specificità, come è stato detto stamattina, delle problematiche relative al puerperio e al vissuto anche stigmatizzante che spesso le donne hanno nel momento in cui uno psicologo va a parlare con loro, è stato pensato di strutturare appunto anche sulla base di esperienze precedenti, perché io lavoro in quest'ambito, in ambito ostetrico-ginecologico, sin dalla tesi di laurea, e insomma mi sono interessata già prima di entrare in questa struttura, quindi avevo già un'impostazione rispetto allo screening e all'idea, insomma, di come fare un'assistenza al puerperio, alla gravidanza al puerperio. Ho fatto il corso di psicoprofilassi ostetrica, ero stata tanti anni come frequentatrice in ostetricia qua a Padova, ho sempre collaborato col dottor Grusso e con un'altra collega, insomma, quindi avevo tutto un bagaglio di esperienza alle spalle che poi appunto mi ha permesso di proporre questo progetto di prevenzione primaria e secondaria dei disturbi emotivi del puerperio con l'obiettivo proprio di, in un certo senso, screenare le donne a rischio di disturbi emotivi nel puerperio, ma questa prospettiva, insomma, mi piace nel senso che alla fine poi la cosa che mi è sembrata veramente importante è, attraverso questo progetto, offrire un'opportunità a queste donne di potersi raccontare, perché ora vi farò vedere come è strutturato, e a noi di poter rilevare in qualche modo dei fattori di rischio e dare delle opportunità a queste donne per potersi sentire contenute in un momento in cui le difficoltà possono anche essere fisiologiche, non necessariamente patologiche. Andiamo avanti, scusate. Quindi dal 2007, dunque il progetto è partito nel 2004, questo progetto di prevenzione primaria e secondaria che ora vi illustrerò. Nel 2007 siamo riusciti finalmente, anche grazie a tutta una serie di evoluzioni all'interno del servizio,
che è stato poi riconosciuto come appunto unità operativa semplice di psicologia ospedaliera, di cui faccio parte. Siamo riusciti a creare un protocollo d'intesa, un protocollo operativo per la gestione integrata delle problematiche psicologiche correlate alla gravidanza, parto e puerperio, tra appunto la nostra unità operativa e il coordinamento sovrastrutturale del MIEF e quindi consultori familiari. Quindi c'è stata e c'è tuttora insomma una continua interazione tra la struttura territoriale, le strutture territoriali e l'ospedale. La mia attività si connota fortemente per essere un'attività integrata soprattutto all'interno, oltretutto, oltre che con i colleghi di consultori, anche con il centro di igiene mentale, anche se devo dire che nella mia realtà insomma è un pochino più difficile, ecco, questo contatto non è così sistematico. Però appunto quello che ci tenevo a specificare rispetto alla mia esperienza è che ciò che io ho ritenuto e su cui sono stata appoggiata in qualche modo, ho ritenuto importantissimo era creare all'interno del reparto una cultura in qualche modo del fermarsi anche a pensare a quello che succede, perché i reparti ospedalieri non sono luoghi facili per gli psicologi, perché sono luoghi dell'azione per eccellenza, tanto più in tempo di tagli l'assistenza viene data in maniera molto rutinaria e si chiede spesso a queste donne di in qualche modo essere molto efficienti ed efficaci nell'immediato dopo parto, per cui gli si propone, ma in realtà gli si impone anche per certi versi, proprio anche per la scarsezza di risorse, il rooming totale, si propone appunto primariamente l'allattamento al seno, tutte cose molto belle ma che richiedono comunque un grosso sforzo anche alla madre e quindi anche da parte degli operatori un contesto che sia il più contenitivo possibile, perché sennò le donne spesso si sentono, questi bambini dopo parti come diceva prima l'ostetrica, insomma magari anche molto pesanti, si ritrovano a dover gestire, magari primipare, dover gestire un bambino tutto da sole, insomma non è semplice. Noi abbiamo un'ostetrica che è dedicata all'allattamento materno, quindi non solo all'allattamento al seno, ma soprattutto è dedicata alle donne, passa donna per donna, ha un approccio individualizzato con la quale collaboriamo molto bene, perché la mattina noi andiamo in reparto, noi dico, perché tutto questo non lo posso fare da sola, sono sempre coadiuvata da due specializzande che insomma hanno una grossa rilevanza nel portare avanti questo servizio e noi tutti i giorni andiamo e chiediamo alle ostetriche e agli infermieri del nido che cosa hanno visto, chi sono le madri che secondo loro sono in difficoltà, quindi viene fatto un lavoro anche in un certo senso molto capillare, viene chiesto alle ostetriche in qualche modo e agli infermieri di fermarsi un attimo a fare mente locale e poi cerchiamo sempre di dare una restituzione di quello che noi abbiamo visto e questo secondo me è importantissimo perché la mia esperienza di questi 15 anni è stata che questo vale più di ogni altra formazione, nel senso che la presenza quotidiana di uno psicologo che mostra in qualche modo, senza voler essere presuntuoso, però mostra un modo, questo può essere formativo perché piano piano anche il personale incomincia a entrare in questa ottica, ecco. Cioè che oltre all'azione c'è anche la necessità di pensare. Allora, quello che abbiamo fatto con questo progetto che vi dicevo, noi abbiamo purtroppo dovuto selezionare, prendiamo solo le mamme primipare perché le risorse che abbiamo a disposizione sono poche, poi tutto il resto viene fatto con consulenza, se ci sono delle altre difficoltà in pluripare viene comunque offerta la consulenza, però l'attività di routine vengono viste tutte le donne primipare italiane, viene fatto un colloquio
che definirei semistrutturato, nel senso che le colleghe devono avere bene in mente alcuni aspetti che è importantissimo toccare con la donna, e non mi posso dilungare su questa cosa perché non c'è il tempo. Il programma di screening è in 2 fasi, cioè tutte le donne il secondo terzo giorno dopo il parto hanno questo colloquio con lo psicologo, vengono somministrati dei test. Il colloquio spesso è l'unica occasione che queste donne hanno per poter ripensare a quello che è successo durante il parto, nei primi giorni. Quindi ha come obiettivo dare informazioni e sensibilizzare la donna sulle normali difficoltà pratiche e emotive del dopoparto, accogliere il vissuto emotivo sia della gravidanza, perché è un colloquio che dura anche 1 ora, quindi lo facciamo spesso nella stanza della donna, sono tutte stanze da 2, quindi questo crea anche una situazione abbastanza favorevole, e soprattutto cerchiamo di osservare, di fare anche un'osservazione della relazione madre-bambino. Poi viene data l'eventuale disponibilità per un incontro nel dopoparto o per ulteriori colloqui. Diamo informazioni sulle normali variazioni emotive e relazionali del postparto e sui servizi presenti sul territorio. Inoltre abbiamo strutturato un opuscolo prestampato che affronta appunto l'argomento, e quando vediamo che le donne sono in difficoltà spesso ci si mette d'accordo per un colloquio telefonico, perché non è detto, cioè, c'è un problema, come si diceva anche prima, di agganciabilità di queste donne, quindi bisogna stargli un po' dietro. Nella seconda fase, a 2 mesi, mandiamo di nuovo una batteria di test, e se il cut-off risulta, in realtà noi facciamo una concordanza degli indici, quindi mettiamo insieme ciò che abbiamo visto nel colloquio, la prima batteria di test e i test a 2 mesi dal parto, e valutiamo se chiamare o no. Richiamiamo, sentiamo come stanno, eventualmente le invitiamo a tornare. Dal 2004 ad oggi, grazie a questo progetto, abbiamo contattato 2.768 donne prima della dimissione ospedaliera. C'è un problema di dispersione del campione che è alta, qui mi rifaccio anche ai dati che hanno mostrato prima, anche rispetto alla pubblicazione che abbiamo fatto col dottor Grussu, proprio su chi sono queste donne, che sarebbero quelle in realtà che hanno bisogno di maggiore supporto, e non è facile. Qua vabbè, ci sono alcuni dati, ma credo di non avere neanche più il tempo, insomma, per mostrarveli. Comunque la cosa importante sono i commenti che le donne ci mandano attraverso i questionari. Spesso insomma sono commenti positivi che ci rinforzano molto in questo lavoro, che per noi è anche molto faticoso. Ecco, l'ultima cosa che vorrei dire è che tutto questo, a proposito anche di quello che è stato detto prima anche dalla dottoressa Palumbo, è finalizzato anche poi a un'eventuale offerta di presa in carico, perché per fortuna ancora abbiamo questa possibilità, questa presa in carico che faccio personalmente con una psicoterapia breve focale di tipo supportivo espressivo, la possibilità di dare da 10 a 16 sedute. Ecco, un'altra cosa che vorrei dire è che è comunque una psicoterapia che io cerco di cucire su misura donna per donna, perché non esiste un'unica depressione postpartum, ma esistono tanti disturbi emotivi del dopoparto e tante sfaccettature, e quindi è importante secondo me vedere e valutare quanto e come eventualmente coinvolgere il partner, e quanto e come eventualmente focalizzarsi sulla relazione madre-bambino, perché ci sono donne che vengono e te lo portano il bambino, e donne che non vogliono portarlo, vogliono tenere questo spazio per sé. Quindi insomma va io credo cucita un po' su misura. Ci sono dei punti cardine che non ho il tempo di esporre, però comunque sì, credo che l'assistenza debba essere assolutamente anche in questi termini individualizzata. Grazie. Buongiorno.
Allora, grazie a Rosa Maria che ha messo in luce l'importanza della collaborazione nella pratica e anche dei tipici strumenti psicologici. Allora, chiamo qui al tavolo il direttore dell'unità operativa complessa Infanzia, Adolescenza e Famiglia dell'azienda ULS 9 Distretto Nord per l'esperienza appunto nell'azienda ULS 9, che ringrazio anche per aver consentito questa inversione perché i colleghi devono scappare. Grazie direttore. Buongiorno a tutti. Credo saremo un po' tutti stanchi, per cui cercherò di essere, come dire, rapido e indolore. Beh, c'è una certa invidia, tutto sommato, nell'aver sentito esperienze così organizzate e... Sì, certo. Così organizzate e ben descritte, peraltro, per cui mi compiaccio con i colleghi che mi hanno preceduto. Io devo dire che nell'azienda numero 9 di Treviso, dove peraltro c'è stata, come avete visto, anche un'esperienza molto organizzata, collegata al Ministero della Sanità, prima riportata dalla dottoressa Palumbo, le cose sono in progress, vorrei dire. Cioè un'esperienza che è iniziata attorno agli anni 2000-2002, come sempre per la dedizione, per l'interesse di alcuni operatori, in particolare naturalmente ginecologi e ostetriche, che in quel momento erano, come dire, i più vicini alle donne gravide, avendo iniziato a realizzare i corsi di preparazione al parto, che in qualche maniera erano prevalentemente gestiti da queste figure professionali. Bisogna che si arrivi al 2006 per avere, dopo l'inserimento di alcuni psicologi nei percorsi di formazione per le donne gravide al parto e alla nascita di un bambino, per avere una prima ipotesi di screening organizzato che si chiamava proprio Screening ed interventi psicoterapici e di sostegno per donne con depressione postpartum. Tutto sommato quello che poi sarebbe diventato il modello sostenuto anche dal Ministero della Sanità. E questo in 2 distretti, in forma così sperimentale, nei distretti di Oderzo e di Mogliano Veneto, in collegamento peraltro con l'Università di Padova, in particolare con l'amico ed ex collega Paolo Michelin, che oggi ci ha introdotto allo strumento che con questo screening si è voluto usare, che è naturalmente l'EPDS. E che cosa si voleva fare con questo screening? Si volevano sostanzialmente verificare 2 questioni. Da una parte condurre uno studio sulla prevalenza dei fattori di rischio per la depressione nella popolazione delle donne in stato di gravidanza e della prevalenza della depressione tra la 4ª e la 6ª settimana dopo il parto. Dall'altra si voleva verificare l'efficacia e l'applicabilità di interventi non solo di screening, ma anche di psicoterapia, in particolare della psicoterapia cognitivo-comportamentale e di problem solving, rispetto ai gruppi AMA, cioè ai gruppi di automutuo aiuto che in quel periodo per altri interessi stavano sorgendo nella nostra azienda per stimolo di alcuni nostri colleghi. Per esempio i corsi di relazione madre-bambino, i corsi di massaggio infantile e così via.
cioè tutta una serie di opportunità che alle donne neomamme veniva offerto nel tentativo di offrire situazioni di integrazione tra esperienze delle donne a confronto per tenerle sollevate e sostenerle in questo percorso per loro sconosciuto a fronte dell'affermarsi sempre più della famiglia ovviamente monocellulare. Per cui l'esperienza delle donne nonne difficilmente poteva essere trasmessa loro. Questa esperienza ha portato poi, dopo qualche anno, nel 2009, a organizzarsi tra professionisti diversi del consultorio familiare e dell'allora pediatria di comunità in un gruppo di lavoro che vedeva appunto psicologi, ostetriche, ginecologi, pediatri di libera scelta e pediatri di comunità che ancora facevano parte della nostra organizzazione e assistenti sociali nel tentativo di uniformare le esperienze vissute a Treviso e a Oderzo, prendendo il buono di queste e le criticità di queste per poterle riorganizzare in un percorso che prevedesse all'interno dei corsi di preparazione al parto ed aggiungerei alla nascita di un bambino, non solo l'intervento dello psicologo, che non era sempre considerato, ma anche un'informazione specifica da parte di questo psicologo, non solo nello sviluppo degli aspetti psicologici in gravidanza, ma anche della depressione postpartum, come possibilità a cui la donna andava incontro. Si decise quindi di usare la scala Edimburgo con un cut-off di 12, come oggi è stato ricordato da Paolo Michelin, anche se in quel momento si parlava, almeno nelle norme, ancora di un 14. Qualcuno usava il 10, dando adito naturalmente a quel fenomeno di falsi positivi e falsi negativi che volevamo evitare, e quindi scegliemmo in quel momento il 12, che poi è stato verificato dal Ministero in una successiva analisi che ci ha visti protagonisti nel 2012, la correttezza di questo indicatore. E coniugare questi interventi naturalmente con quelli già in atto, quali quelli delle ostetriche che avevano iniziato per disposizione dell'azienda ad andare a casa, a domicilio delle neomamme per 10 minuti. Cosa stavo dicendo? Sì, scusate, ma mi ha disorientato. Coniugandolo assieme appunto all'intervento dell'ostetrica che dopo il parto, qualche giorno dopo, si reca a casa per le visite puerperali, insegnando alle mamme ad affrontare la situazione. A questo ne è conseguito poi la somministrazione dell'Edimburgo attorno ai 40 giorni dopo il parto e la previsione degli approfondimenti, naturalmente, per tutte coloro che risultassero positive allo screening. Approfondimento che non, come dire,
con altri strumenti diagnostici, ma soprattutto con il colloquio clinico, che come abbiamo visto è ancora lo strumento principale, ma coniugandolo anche con altri strumenti, il BEC è stato ricordato, ma anche l'MMPI2, il Rorschach, lasciando agli psicologi la possibilità di scegliere l'organizzazione degli strumenti più opportuna. E mettendo a punto soprattutto le relazioni e le comunicazioni da attuarsi nei confronti di altri stakeholder, diciamo così, collaboratori come i pediatri di libera scelta dei bambini, la psichiatria, con la quale abbiamo individuato degli psichiatri di riferimento per ogni area geografica, distrettuale, e naturalmente i servizi sociali comunali per quei sostegni non più soltanto sociali o psicosociali, psicoeducativi, scusate, o psicologici, ma anche semplicemente assistenziali. Furono messi a punto dei libretti che sono stati dati con titoli diversi alle mamme, ora sostituiti dal libretto predisposto dal Ministero che viene dato a tutte le nostre signore. Dal 2011 con un convegno e poi dal 2012 con appunto questa esperienza fatta in collaborazione con il Ministero, questa organizzazione è diventata, come dire, normalmente svolta nei nostri consultori familiari, anche se, e qui arrivo, come dire, alle conseguenze, alcune criticità rimangono, che forse è il caso di cominciare a dire. Secondo me e secondo la nostra esperienza ci sono dei punti di criticità, che sono questi. Innanzitutto la difficoltà, è già stato anche detto, di raggiungere tutte le donne. Noi stiamo parlando di donne che hanno frequentato i corsi di preparazione al parto, che in linea di massima sono primipare, non sono straniere, e in particolare le straniere, sradicate dal loro contesto culturale e familiare, sono sicuramente quelle forse più a rischio. Non abbiamo altra criticità, modalità di come dire, comunicazione, di diffusione, di informazione, e vorrei dire anche di motivazione alla partecipazione ai corsi di preparazione al parto e di conseguenza all'applicazione degli strumenti del progetto depressione postpartum rispetto alle straniere, perché anche dando quei libretti o quel libretto che abbiamo diffuso, certamente non ci sarebbe una comprensione. E questo vorrebbe dire invece tradurre non soltanto in termini linguistici ma anche culturali quelle pagine che potrebbero in qualche maniera incentivare la frequenza di queste donne, che sono forse quelle maggiormente a rischio. L'altra criticità che nel nostro campo è evidente è che mancano dei dati riassuntivi per una falla nel nostro sistema informatico, ma anche per una difficoltà poi a legare il tutto soprattutto all'esito, perché nel momento in cui noi accompagniamo, e mi piace il concetto che è stato precedentemente descritto, accompagniamo la persona alla visita psichiatrica, mettendoci in comunicazione anche col proprio medico di base, con il pediatra che seguirà il bambino, eccetera, eccetera,
Poi segue un suo percorso, sempre rimanendo a disposizione, però ovviamente cercando anche di farlo in punta di piedi per non interferire nelle nuove relazioni che questo potrebbe, anzi necessariamente deve instaurare. Nonostante le difficoltà e le criticità che ho detto, nel mio distretto, anzi nella parte di distretto che fino a qualche mese fa mi apparteneva, voi sapete che adesso la Regione ce li ha raddoppiati come bacino d'utenza, noi avevamo visto l'anno scorso 540 donne testate con l'EPDS, di cui 39 positive, pari al 7%. Chiamiamola in prevalenza, anche se non è proprio il termine più esatto, ma certamente si avvicina a quella media nazionale di cui ci si parlava prima, tra l'8 e il 13%. Certamente riuscendo a vedere anche le persone che non sono così motivate da partecipare ai corsi di preparazione del parto, probabilmente aumenterebbe questa indicazione. Naturalmente ci sono dei punti di forza. Quali sono? Io credo che il migliore di tutti sia l'integrazione tra operatori di diversa natura e professionalità, di diversi servizi e di diverse agenzie, come anche quelle comunali ed ospedaliere. Una maggior visibilità dello psicologo, per cui una maggiore anche richiesta successiva, e questo credo sia come dire, un altro elemento di grande utilità per la nostra immagine e la facilità con cui l'utente può raggiungere questi operatori. E aggiungerei la ricerca di continue e nuove opportunità, sperimentazioni, anche molto piccole, come si sta facendo negli ultimi mesi e che per il prossimo futuro ci vedrà impegnati, e cioè nella rivisitazione e riorganizzazione dei corsi di preparazione al parto, non solo perché in tutte le sedi dell'azienda l'utente possa avere la stessa identica offerta, ma anche per rinnovare quelle che sono le proposte, gli strumenti con cui vengono proposte e le procedure che vengono suggerite. Grazie. Grazie direttore. Ora l'ultimo intervento, la collega psicologa e psicoterapeuta Sara Schirru per l'esperienza nella struttura privata accreditata Casa di Cura Park Napoleon. Poi passerei dopo Sara la parola a Gina per le conclusioni e il saluto finale. Grazie. Buongiorno, intanto ringrazio dell'invito. La nostra è una casa di cura privata accreditata col Sistema Sanitario Nazionale a cui afferiscono pazienti con diverse patologie. All'interno di un'ampia gamma di pazienti ci siamo trovati a cercare di far fronte a un'esigenza che emergeva prevalentemente dalle pazienti donne, e da un paio di mesi a questa parte abbiamo iniziato con quello che abbiamo definito il progetto PSID, intesa come psicologia, psichiatria, psi della donna, quindi non solo legata all'argomento di cui stiamo dibattendo oggi, la depressione postpartum, ma legata proprio a tutti i ruoli che le donne si trovano a svolgere nella quotidianità. Il progetto nasce proprio da un'esigenza che le donne
ci hanno portato, cioè quella di riuscire a trovare uno spazio in cui condividere quelle che sono le esperienze comuni. Ovviamente il target a cui ci riferiamo sono pazienti degenti presso la nostra struttura, che quindi purtroppo non sono riuscite a sfruttare al meglio quelli che sono gli strumenti di prevenzione e di cura nell'immediato, per riuscire quindi a non sviluppare una patologia più seria e significativa. Il gruppo è composto da donne di età variabile e con principalmente patologie ansioso-depressive, in modo da poter avere uno scambio più proficuo. E abbiamo deciso di trattare la differenza di genere in qualche modo, perché? Non perché non riconosciamo l'importanza del maschile nella patologia, perché comunque il ruolo del partner, del padre, è fondamentale, come si è detto in tutto l'arco della giornata, ma perché riuscire a condividere le esperienze era per noi fondamentale. L'equipe è un'equipe multidisciplinare, proprio per riuscire a fornire il miglior servizio possibile. Quindi c'è la parte dello psichiatra, con cui le pazienti hanno un contatto diretto e che ovviamente si occupa anche di quella che è la terapia farmacologica per le nostre pazienti. C'è una parte psicologica e c'è il ruolo fondamentale degli infermieri. Gli infermieri che sono fondamentalmente il punto di contatto quotidiano con le pazienti, perché poi sono loro che stanno ore e ore in reparto con loro, sono loro la prima frontiera alla quale le pazienti si rivolgono non appena c'è un problema. E noi abbiamo visto che il fatto di coinvolgere le infermiere per noi è stato fondamentale, perché per quanto si possa avere una buona relazione terapeutica, la quotidianità del ricovero è fatta di 1000 piccoli problemi che l'infermiera riesce a fronteggiare con una professionalità e un ruolo materno che molto spesso poi sono aspetti che non si affrontano magari nel colloquio clinico più strutturato, che insomma permette altri tipi magari di approcci. È importante anche il ruolo dell'assistente sociale che mantiene il contatto con il territorio, perché poi nel territorio proseguirà l'intervento con i servizi che ci sono a portata di mano, perché effettivamente il servizio deve essere facilmente sfruttabile. Avere un servizio a chilometri e chilometri di distanza, soprattutto nel momento in cui magari sia un bambino piccolo, è scomodo, non permette l'accesso e quindi c'è una dispersione molto elevata. Invece fornire anche gli indirizzi utili, perché molto spesso sono donne che non hanno avuto magari le indicazioni corrette o sono state magari inizialmente non riconoscevano la patologia e quindi magari non hanno sfruttato tutti gli strumenti che il territorio poteva dargli. Indirizzarle in questo senso invece abbiamo visto che aiuta moltissimo. Il progetto si basa fondamentalmente su 3 tipi di intervento: il colloquio psicologico, che per noi è ovviamente fondamentale, il colloquio con lo psichiatra, che è altrettanto fondamentale, perché nel momento in cui una paziente arriva al ricovero vuol dire che ha necessità anche di una terapia e quindi è bene che il tutto venga affrontato con la massima tranquillità e fiducia nel rapporto con il medico. Gli incontri di gruppo che permettono innanzitutto una maggiore consapevolezza di malattia. Questo è il primo obiettivo che noi ci siamo posti, e togliere il senso di colpa il più possibile, togliere quel giudizio negativo su di sé che molto spesso, come si diceva anche prima, arriva prima di tutto da noi stessi e dopodiché dagli altri.
e il fatto di confrontarsi con altre donne, anche di età diversa, che quindi hanno magari già passato alcuni passaggi di vita, permette di potersi quindi confrontare in modo attivo. E poi è stato attivato un laboratorio di espressività corporea. Il laboratorio di espressività corporea perché? Perché permette un'espressione di sé che non sia solo quella del verbale, permette una conoscenza con le proprie emozioni non solo razionali, ma anche come le vivo. Permettere di anche trovare delle piccole tecniche di rilassamento nei momenti in cui l'ansia inizia a salire, e poi ha un altro obiettivo per noi fondamentale, che è quello di cercare di togliere dall'isolamento nel quale la depressione porta a stare e creare una collaborazione tra le pazienti che fanno parte del gruppo. Vi rubo solo un altro minuto e mezzo, nel senso che confrontandoci col primario, il dottor Garonna, abbiamo pensato di farvi vedere un piccolo video nel quale vi facciamo vedere quali sono la parte finale del gruppo settimanale di espressività corporea, nel senso che parte tutto con un riscaldamento, con delle tecniche di respirazione, con dei movimenti liberi sulla musica, e poi si cerca, ovviamente quando il gruppo lo permette, di creare una piccola coreografia. E vorremmo solo farvi vedere questo perché secondo noi rende l'idea di quanto poi le pazienti effettivamente esprimano in quel momento, e soprattutto il ritorno che abbiamo avuto da loro in questi primi mesi nel quale è partito il progetto è stato un riscontro in cui dicono: parliamo la stessa lingua, io, l'altra signora ancora, cioè non sono da sola e quindi mi posso effettivamente confrontare. Ovviamente tutto questo tenendo presente di cercare una massima collaborazione anche con il partner e le famiglie di origine, che poi sono il supporto fondamentale che le pazienti si trovano ad avere una volta tornate a casa. Ok, giusto per farvi vedere quella che è una parte anche gioiosa che emerge nonostante la patologia. Grazie. Grazie Sara per questo piccolo dono, e ora passo la parola a Gina Barbano per la conclusione, la condivisione di una final declaration con cui poi vi salutiamo e il saluto del nostro Presidente. Allora, intanto vi ringrazio per
aver resistito a questa mattinata molto molto intensa, con relazioni anche molto impegnative, quindi sono breve ma ci tengo a condividere questo documento, perché questo documento è stato firmato da tutti i relatori presenti qui questa mattina e perché grazie alla collaborazione molto sentita con l'Istituto Superiore di Sanità, questo documento andrà all'attenzione anche del Ministero della Salute. Quindi ho il piacere di condividere con voi questo documento, sperando che anche voi possiate condividerlo. Allora, il primo punto dice: chi lavora con questa patologia deve avere fra le competenze professionali un'adeguata formazione alla comunicazione efficace, una solida formazione psicologica e una maturata esperienza nel lavoro d'equipe. Tali requisiti sono prioritari affinché la prevenzione, l'individuazione precoce e la cura della depressione postnatale o perinatale, come correggeremo, vengano effettuate in maniera appropriata e conseguentemente efficace. Il punto 2 dice: la depressione postnatale richiede un intervento complesso che faccia entrare in campo equipe composte da più figure professionali: l'ostetrica, l'infermiere, lo psicologo, lo psichiatra, il ginecologo, il pediatra, il medico di base e tutti gli operatori del settore materno-infantile possono essere chiamati in causa per individuare le donne a rischio o già sofferenti di depressione postpartum. È importante che il protocollo preveda strumenti e modalità idonee di accoglienza, di informazione, di screening, di identificazione, a cui seguano, nel caso, interventi di supporto e presa in carico efficaci. Quarto punto: è prioritario introdurre programmi di screening della depressione postpartum tra i livelli essenziali di assistenza, i LEA, e produrre linee guida nazionali sui temi dello screening e del trattamento della depressione postpartum. Ecco, nel ringraziarvi davvero tanto di aver partecipato e ribadisco, questo vuole essere il punto di partenza di un lavoro che vogliamo creare, in cui l'ordine si identifica come collettore di istanze di tutti i colleghi, e anche per un aiuto fattivo nel caso abbiate bisogno di un supporto, di un aiuto, abbiate bisogno di informazioni. Abbiamo il grande obiettivo di creare qualche strumento pratico ad uso dei colleghi che magari non sono padroni perfettamente della materia, e quindi essere presenti per voi, per il vostro lavoro, perché il vostro lavoro vi dia e vi riempia di soddisfazioni. Grazie. Miei eroi, sopravvissuti e sopravvissuti bene, direi. Sono fierissimo di vedere una sala ancora piena, seppur con un quarto d'ora accademico di ritardo rispetto al finale, e tanti sono rimasti fino a veramente l'ultimo, ed è fondamentale vedere questa partecipazione. Io chiudo la giornata nel modo in cui l'ho aperta. Oggi avete avuto quello che l'ordine può e deve dare, cioè da una parte la parte contenutistica che vi serve a fare il lavoro, dall'altra quella più prettamente ordinistica, cioè di politica professionale, che è tutta quella strada tortuosa di relazioni, di posizionamento della professione che ci permetterà fisicamente di lavorare. L'ordine non è una società scientifica, però invita l'università e invita le società scientifiche, ma il fine dei convegni dell'ordine è sia quello di migliorare la nostra capacità di lavorare concreta, e tutti gli interventi della seconda parte, l'avete visto, andavano in questa direzione, tanto quanto quella di posizionarci, di avere relazioni. Uno dei problemi sulla depressione postpartum, che è tombale per tutto il contenuto della seconda parte, è la possibilità di fare diagnosi.
se non abbiamo possibilità di fare diagnosi, possiamo parlare di contenuti della depressione postpartum, di cosa è, di cosa non è, di cosa fa, ma diventa elucubrazione scientifica tra di noi. La prima parte rappresenta quello che l'ordine può, deve e vuole fare per voi, ed è per questo che io vi ringrazio di essere rimasti fino all'ultimo, perché ogni volta che facciamo uno di questi eventi diamo un grande segnale di unità che poi si trasponde nella percezione che hanno gli altri di noi. C'era l'ordine nazionale, c'era l'università con 3 dipartimenti e la presidenza o direzione della scuola, c'erano presidi sanitari di diverso tipo nel Veneto, c'era l'Istituto Superiore di Sanità. Con questa massa critica noi possiamo andare a proporre quei contenuti che noi sappiamo essere validi, ma che non tutti ancora sanno e non tutti condividono. Quindi io vi ringrazio di essere venuti e vi ringrazio di essere rimasti, perché tutta questa organizzazione e tutta questa condivisione non conta niente, i titoli, l'università, i dipartimenti, l'istituto superiore, se non c'è una risposta da parte dei professionisti, da parte di quella che è la popolazione degli psicologi del Veneto e dell'Italia. La vostra presenza e la vostra partecipazione è l'unico vero fattore del successo di questi eventi e del successo di tutte le azioni e le politiche che con tanta fatica e tanto impegno e grandissima passione e amore stiamo portando avanti. Quindi grazie, 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 continuate a partecipare, continuate a contattare l'ordine, continuate a chiederci tutto quello che vi sembra che potremmo fare per voi e insieme lavoreremo in ogni modo per realizzarlo. Grazie ancora e buona giornata, grazie Laura, grazie Gina e grazie a tutti i partecipanti e i relatori. Prossimo appuntamento 5 giugno, attenzione, welfare per i minori, quindi siamo sempre, c'è la collega Cesarina Negrizzolo che coordinerà il convegno, mi hanno fatto notare la questione. 5 giugno, save the date.